Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, adoriamo Cristo Signore. Per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Venite, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. E 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo da cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo Signore, per noi ha sofferto tentazione e morte. Creati per la gloria del tuo nome, redenti dal tuo sangue sulla croce, segnati dal sigillo del tuo spirito, noi ti invochiamo, salvaci, o Signore. Tu spessa le catene della coppa, proteggi i miti ribellari oppressi e conduci nel cielo ai quieti pascoli, il popolo che crede nel tuo amore.
Affida, Signore, la tua via ed egli compirà la sua opera. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori, come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Confida nel Signore, fai bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Resta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera, farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritati per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male. E i malvagi saranno sterminati, ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affida, Signore, la tua via, ed egli compirà la sua opera. Allontanati da male, fai bene, il Signore sostiene i giusti. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti. Il Signore ride dell'empio, perché vede arrivare il suo giorno. Gli empi sfoderanno la spada e tendono l'arco, per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore, i loro archi si spezzeranno. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. Saranno confusi nel tempo della sventura e nei giorni della fame saranno saziati. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore abbasseranno come lo splendore dei prati. Tutti come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma ha compassione e dà in dono. Chi è benedetto da Dio possederà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. Il Signore fa sicuri i passi dell'uomo, segue con amore il suo cammino. Se cade non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito. Per questo la sua stirpe è benedetta. Sta lontano dal male e fai bene, e avrai sempre una casa. E il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre, e la loro stirpe sarà sterminata.
secoli dei secoli. Amen. Allontanati da mare, fai bene, il Signore sostiene i giusti. Spera nel Signore e segui la sua via. La bocca del giusto proclama la sapienza, la sua lingua esprime la giustizia, la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore e segui la sua via, ti alzerà e tu possederai la terra, vedrai lo sterminio degli empi. Ho visto l'empio trionfante, ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era, l'ho cercato e più non si è trovato. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spera nel Signore e segui la sua via. Quando sarò innalzato da terra, Attirerò a me ogni creatura. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, circondati da un così gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, allora siete degli illegittimi, non dei figli. Del resto, noi come correttori abbiamo avuto i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come loro sembrava bene. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. In verità, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.
Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite e fate passi diritti con i vostri piedi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Gesù, autore e perfezionatore della fede, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore. Ora siede alla destra del trono di Dio. Dio se stesso, facendosi obbediente sino alla morte. Ora siede alla destra del trono di Dio. Dal libro sullo Spirito Santo di San Basilio Magno, Vescovo. L'economia di salvezza di Dio, nostro Salvatore, consiste nel rialzare l'uomo dalle sue cadute e nel farlo ritornare alla intimità divina, liberandolo dalla alienazione a cui l'aveva portato la disobbedienza. La venuta di Cristo nella carne, gli esempi di vita evangelica, le sofferenze, la croce, la sepoltura, la risurrezione sono per la salvezza dell'uomo, perché abbia di nuovo, mediante l'imitazione di Cristo, l'adozione a figlio di cui era dotato all'inizio. Per l'autenticità della vita cristiana è dunque necessario imitare non solo i suoi esempi di salvezza, di dolcezza, di umiltà e di pazienza, manifestati durante la vita, ma anche la sua stessa morte. Lo dice San Paolo, imitatore di Cristo, divenuto conforme a Lui nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Ma come possiamo renderci conformi alla morte di Lui? Facendoci conseppellire con Lui per mezzo del battesimo. Qual è allora il modo della sepoltura e qual è il frutto della sua imitazione? Prima di tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima, ma nessuno può arrivare a tanto se non rinasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La rigenerazione, infatti, come emerge dalla parola stessa, è l'inizio di una seconda vita. Perciò, prima di iniziare una seconda vita, bisogna por fine alla prima. A coloro che sono arrivati alla fine del giro nello stadio si dà un po' di sosta e di riposo prima di far loro iniziare un altro giro. Così anche nel mutamento di vita appare necessario che la morte si interrompa tra la prima e la seconda vita e che questa morte costituisca la fine della condizione precedente e l'inizio di quella futura. E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi, imitando la sepoltura di Cristo per mezzo del battesimo. Infatti i corpi di coloro che vengono battezzati in certo modo sono sepolti nell'acqua. Perciò il battesimo significa in maniera arcana la deposizione delle opere della carne, secondo quello che dice l'Apostolo. In Lui voi siete stati anche circoncisi, da una circoncisione però non fatta da mano di uomo, mediante la spoliazione del nostro corpo di carne, ma dalla vera circoncisione di Cristo. Con Lui infatti siete stati sepolti nel battesimo. E il battesimo, in certo qual modo, lava l'anima dalle brutture che si accumulano di essa a causa delle tendenze della carne, secondo quanto sta scritto: lavami e sarò più bianco della neve. Questo motivo noi conosciamo un unico battesimo di salvezza, dal momento che unica è la morte al mondo e unica la risurrezione dei morti, delle quali cose figura è il battesimo.
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte. Uniti a Lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. Nel battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte. Uniti a Lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. Difendi la mia causa, Signore, salvami da maligno. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei Dio della mia difesa, perché mi respingi, perché triste me ne vado oppresso da nemico. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi. Portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Però all'altare di Dio, a Dio della mia gioia e del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me geli? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, e ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Prendi la mia causa, Signore, salvami da maligno. Fammi giustizia, Signore, mio Dio, difendi la mia vita. Io dicevo a metà della mia vita, me ne vado alle porte degli inferi. Sono privato del resto dei miei anni. Dicevo non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi. Non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata diventa
Giusto è il mio servo e molti farà giusti, prenderà su di sé la loro iniquità. A te si deve lode, o Dio, in Sion. A te si sciolga il voto in Gerusalemme. A te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati. Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani. Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cibo di potenza. Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu plachi il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini ubiscono davanti ai tuoi prodigi. Gloria fai gridare la terra, soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Tu visiti la terra e la disseti, la ricomi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra, né solchi, né spiani le zolle. La bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici. A tuo passaggio stila l'abbondanza. Stilano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli. Lo canta e grida di gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giusto è il mio servo e molti farà giusti, prenderà su di sé la loro iniquità. Uno spirito di grazia e di consolazione guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme. Hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Hai effuso su di noi lo Spirito Santo. Nell'acqua del battesimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. Glorificando
presentami, Padre, davanti a te, con la gloria che era mia prima dell'inizio del mondo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti do tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. E servirò senza timore in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto il sole che sorge. E rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della notte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorificami, Padre, davanti a te, con la gloria che era mia prima dell'inizio del mondo. Il sangue di Cristo purifica e salva il mondo. Meditando questo mistero della nostra fede, acclamiamo: Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue. Maestro buono, sei stato rinnegato 3 volte da Pietro. E poiché sai che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, Insegnaci a pregare e vigilare, per non cedere alla tentazione. hai accettato la volontà del Padre che chiedeva il tuo sacrificio. Fa che abbiamo sempre tutto i voleri divini. Dio è giudice universale, trascinato dinanzi al tribunale degli uomini. Donaci sapienza e coraggio nelle dette di testimonianza. Padre nostro, che sei nei cieli, Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo,
pagina 49. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e traditori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata,
mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Salve, nostro Re, obbediente al Padre. Sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro,
non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte». Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Era a cena con i suoi discepoli. Uno di voi mi tradirà. Circondato dai tuoi e sentirti solo, da brividi. Uno di voi mi tradirà. Non è facile dire queste parole. Gesù non parla dei farisei che fin dall'inizio lo hanno avversato, non si riferisce ai sommi sacerdoti che tramano contro di lui. Uno di voi significa uno che ha condiviso tutto con me, ha ascoltato le mie parole, ha visto i segni da me compiuti. E in effetti Gesù fu profondamente turbato. L'ha resa bene l'Evangelista tutta l'amarezza della solitudine che pesava sul cuore di Gesù. Il mite servo del Signore descritto da Isaia, chiamato fin dal seno materno a una missione di salvezza universale, ci mostra qui il suo volto di uomo tutto pervaso dal senso della propria debolezza e in preda allo sconforto di una solitudine irraggiungibile. Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Penso che Gesù si sia riconosciuto in queste parole che abbiamo sentito nella prima lettura, ma penso anche
che mai come in questi frangenti sia riecheggiato nel cuore di Gesù quanto abbiamo pregato poco fa nel Salmo dell'ufficio delle letture. Affida al Signore la tua via ed Egli compirà la sua opera. Spera nel Signore e segui la sua via. Continua l'Evangelista. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Non sapendo bene di chi parlasse, forse si sentivano tutti candidati ad essere dei traditori. A diverso titolo, certo. Lo avevano già dimostrato del resto, banalizzando le sue parole o pretendendo un'organizzazione gerarchica attorno a lui che prevedesse primi e secondi posti, o non riconoscendolo più come amico, come fra poco farà Pietro. Gesù dice a Giuda: quello che vuoi fare fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Egli prese il boccone, subito uscì ed era notte. E quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Gesù chiama glorificazione il tradimento di Giuda. Se ci pensiamo, nel tradimento c'è una confessione, un dire dove e quando si può trovare qualcuno che è ricercato per la sua attività, per la sua identità. Giuda deve confessare dove e quando potranno trovare colui che si dice Messia. Con questa confessione è cominciato paradossalmente il riconoscimento della grandezza divina di Gesù. E fino alla fine egli rimarrà saldo nel manifestare l'amore incondizionato verso tutti, a prescindere. Signore, Gesù, in questi giorni che portano la tua croce, donaci di starti accanto così come riusciamo. Dio Padre ha un progetto di felicità per ciascuno di noi. Dinanzi alle nostre sconfitte confidiamo in Lui e preghiamo. Salvaci, Signore. Salvaci, Signore. Nella Chiesa tu sei amato, ma per la nostra debolezza sei anche tradito continuamente. Aiuta le comunità cristiane a testimoniare il Cristo crocifisso, umiliato ed esaltato. Preghiamo. Salvaci, Signore. Con la voce dei poveri spesso ci inviti a te, ma quasi sempre ci allontaniamo indifferenti. Indica alla comunità degli uomini la via della riconciliazione. Preghiamo. Salvaci, Signore. Ci chiedi di servire con amore, ma noi desideriamo piuttosto essere serviti. Allontana dal cuore dell'uomo la sete del potere che opprime e distrugge. Preghiamo. Salvaci, Signore.
Ti scandalizziamo per il tradimento degli altri, ma chiudiamo gli occhi alle nostre molteplici colpe. Non permettere che qualcuno giudichi e condanni, confidando unicamente in se stesso. Preghiamo. Salvaci, Signore. Dividiamo lo stesso pane eucaristico, ma siamo restii a fare comunione con il prossimo. Rendici pane spezzato che alla sequela del Cristo sa condividere le ansie e le gioie dell'umanità. Preghiamo. Salvaci, Signore. Padre, non guardare le nostre colpe, ma la tua bontà. Te lo chiediamo per Cristo che per amore nostro è sceso nelle profondità del dolore e della morte e ora siede con te nella gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, leviamo, pagina 10. Pane bianco che ti offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. Puro che ti offre la Chiesa forma la gioia dei nostri veicoli. Accettalo, Signore, benedici. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, l'offerta della tua famiglia. Tu che la rendi partecipe di questi santi doni, fa che giunga a possederli pienamente nel tuo regno, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Sì, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero, le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, con San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali e dona la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
Beati gli invitati, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Quanta sete nel mio cuore, pagina 139. Preghiamo.
Visita, Signore, il tuo popolo consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua misericordia, o Dio, liberi dalle insidie dell'antico peccato il popolo a te fedele e lo renda capace della santità di una vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, martedì santo 4 aprile, Sant'Isidoro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione di tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola, a fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, il figlio di Simone Iscariota. Allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito,
Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quello che vuoi fare, fallo presto. Con queste parole che Gesù rivolge a Giuda accade qualcosa di terribile. Infatti quel progetto di uccidere Gesù, che fino a quel momento era rimasto sempre come una minaccia incombente, vaga e generica, ora invece prende una forma concreta e reale. Ed è Gesù che si assume pienamente la responsabilità di affrontare la passione. La passione non avviene senza un suo consenso chiaro ed esplicito. Gesù autorizza Giuda a compiere il suo progetto di tradimento mortale. Se questo è ciò che vuoi fare, fallo subito. E mi richiama alla mente uno degli ultimi versetti del libro dell'Apocalisse, dove sta scritto: il perverso continui pure ad essere perverso, l'impuro continui ad essere impuro, e il giusto continui a praticare la giustizia, e il santo si santifichi ancora. Parole terribili, ma vere, di una forza e di una brutalità disarmanti. Infatti, se ti aspetti che sia Gesù a impedirti di distruggere la tua vita e quelli degli altri, ti sbagli. Gesù non ti fermerà nel tuo intento. Certo, Gesù ci aiuta ogni qualvolta noi vogliamo rivolgerci al bene, ogni volta in cui ci rivolgiamo a Lui per chiedergli aiuto, ma la nostra volontà è tutta nostra, e se la rivolgiamo verso la distruzione, avremo la distruzione, e se la rivolgiamo verso la santità, avremo la santità. Cari fratelli, a volte la vita ci mette alle strette, siamo costretti a scegliere o la borsa o la vita. O ci attacchiamo alle ricchezze che ci vengono offerte dal mondo, o ci attacchiamo a Gesù e con Lui attraversiamo la grande prova della fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube o anche in altri modi vi unite a questa famiglia per pregare, per ascoltare il Vangelo, e con i commenti, con le condivisioni collaborate alla diffusione del Vangelo. Pace e bene. Ciao ciao. E abbi cura di te. L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio figlio attraverso la preghiera e la misericordia, perché
con i cuori puri ed aperti, impariate ad ascoltare ciò che vi dice mio Figlio, per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi.
O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce, e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce, e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati,
tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus.
Oggi si festeggia San Isidoro di Siviglia, per gli spagnoli San Isidro. Auguri dunque a tutti coloro che portano questo bel nome. Isidro è il santo vescovo che Dante colloca in paradiso tra gli spiriti sapienti. San Isidoro, il cui nome derivante dal greco significa dono di Iside, è il patrono della città di Siviglia, la città spagnola molto nota. Tra le opere imprescindibili che hanno caratterizzato per importanza storica lo spirito del Medioevo, un posto di grande rilievo meritano senz'altro le Etimologie, che sono una poderosa opera che racchiude nei suoi 20 libri tutta la conoscenza della cultura antica, a partire dall'origine del significato delle parole. Ebbene, l'autore di questo immane sforzo intellettuale è proprio San Isidoro. La trama biografica di questo santo è iniziata nel 560, anno della sua nascita. È una storia molto scarna e alquanto irrilevante, così come per altri grandi dottori della Chiesa vissuti in quel periodo. Ecco, il valore del personaggio risiede nei suoi scritti, lo abbiamo detto in apertura, più che nelle opere, ed è rappresentato maggiormente dalla personalità intellettualmente straripante e dalla forza e dalla sua passione culturale piuttosto che dalla sua vita. Basti pensare che Dante Alighieri lo colloca nel Paradiso trovando per lui un cantuccio di una breve citazione nella gloriosa schiera degli spiriti sapienti. Infatti nel quarto cielo, il cielo del sole, noi ammiriamo Isidoro in buona compagnia, in compagnia di Tommaso d'Aquino, di Boezio, di Alberto Magno e anche di Beda il Venerabile. Unico punto debole della produzione di San Isidoro fu il carattere principalmente compilativo del suo lavoro, il che equivale ad accusarlo di scarsa originalità intellettuale. Appartenente a una nobile famiglia proveniente dalla città spagnola di Cartagena, Isidoro non fu l'unico in casa ad essere stato avvolto dal nimbo della santità. I fratelli Leandro e l'altro fratello Fulgenzio furono vescovi e santi, mentre Fiorenza, la sorella, fu religiosa e infine santa anch'essa. Isidoro, rimasto orfano molto presto, ricevette la sua educazione direttamente dalla bocca di Leandro, il maggiore dei fratelli, il quale proveniva, prima di essere stato eletto vescovo, da una consolidata esperienza di tipo monastico. Ed è proprio dalla formazione monastica di Leandro che Isidoro apprese quella particolare concezione della cultura, quella cultura che lo portò in seguito ad abbracciare un sapere vastissimo, dall'agronomia alla medicina fino alla teologia. Ma ciò che solitamente rende un personaggio più umano e più interessante sotto il profilo psicologico non sono tanto le virtù, del resto prevedibili, di una personalità del calibro di Isidoro, quanto piuttosto i vizi. Si dice infatti che Isidoro, da fanciullo, non avesse l'aria di uno che sarebbe diventato il maestro del Medioevo. Soprannominato negli ambienti aulici il dottor Egregius, era invece uno svogliato e un pigro, come un comune bambino di oggi che alla scuola preferisce l'avventura scapestrata con gli amici, andandosene a zonzo per le dorate campagne andaluse, splendide. Eppure sotto la cenere dello sfaccendato doveva già ardere la brace del fine osservatore, del sensibile e dell'uomo intelligente. Sintomatico fu un episodio apparentemente insignificante che però, per chissà quale motivo, ebbe la forza di agire sulla mente di Isidoro come una illuminazione rivelatrice. Pensate che un giorno, come tanti altri, trovandosi in compagnia degli amici, Isidoro si avvicinò ad un pozzo per dissetarsi, quando ecco che la sua attenzione venne richiamata da un dettaglio molto banale. La corda sottile che scendeva nel pozzo per attingere l'acqua col catino
aveva creato sul bordo della muratura un solco molto profondo. La semplicità di questa scena fece capire a questo giovane come anche l'ente più fragile, se dotato di costanza e di volontà, può conseguire risultati ritenuti altrimenti impossibili. E da quel giorno la vita di Isidoro non fu più la stessa. Quando i compagni lo chiamavano per invitarlo al gioco, lui preferiva rimanere sui libri, restarsene a studiare. Si racconta ancora che quando Isidoro aveva solo un mese di vita, la culla nella quale giaceva fu circondata da una nuvola di api. Ad un certo punto una piccola colonia ronzante si staccò dallo sciame andando a depositare sulle labbra del piccolo una piccola goccia di miele. Questo avvenimento è stato letto come un segno premonitore della futura sapienza che un giorno da quella bocca sarebbe sgorgata. E allora noi, nel giorno di San Isidoro, ci rivolgiamo a Dio con la preghiera di un grande teologo. L'unica spiga, Cristo ha dato il pane del cielo infinito. Finirono i 5 anni da lui spezzati, ma un pane egli spezzò che vinse la creazione. Più lo spezzi, più si moltiplica. Ricolmo a Cana le giare di vino abbondante. Lo si attinse, lo si beve e finì, benché fosse moltiplicato. Ma la bevanda che offrì nel calice, anche se modesta, fu di potenza senza limiti. È un calice che contiene tutti i vini. Unico è il pane che spezzi senza limite. Unico è il calice in cui mesci il vino senza fine. Il grano, Cristo, seminato padricioni nella terra, ha germinato e ha riempito il granaio della vita. Amen. Colpite mi dal
Esistono molti più angeli di quello che immaginiamo, una moltitudine immensa. Ognuno ha una mansione specifica, ma tutti adorano il Creatore con gratitudine indescrivibile. La stessa creazione è sorretta da loro. Tutto il creato obbedisce alle leggi fisiche, chimiche e biologiche, ma gli angeli hanno il compito di aiutare l'umanità sotto tutti i punti di vista. Queste leggi che sorreggono il cosmo corruttibile potrebbero anche ritorcersi contro l'uomo se non fossero gli angeli che compiono la volontà divina. Pochi di noi si rendono conto di quanta importanza hanno gli angeli anche per la nostra stessa esistenza. Diamo per scontate molte cose, ma il Signore che fa piovere sui giusti e gli ingiusti vuole salvare tutte le sue creature pur lasciando loro il libero arbitrio. E gli angeli contribuiscono invisibilmente anche all'ordine materiale e spirituale degli uomini perché eseguono gli ordini divini. Noi diamo per scontato che il sole sorga e tramonti secondo ritmi ben precisi. Senza gli angeli, però, tutto imploderebbe in brevissimo tempo, perché gli imprevisti in natura e nella società sono molto più numerosi di quello che la nostra mente concepisce. Terremoti, alluvioni, raggi cosmici, meteoriti, calamità, infortuni, malattie, guerre, omicidi, eccetera. Gli angeli ci aiutano a non soccombere tra moltissimi pericoli e rischi. Quando è la nostra ora di passare nell'altra dimensione, essi ci accompagnano insieme ai santi. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi ci presenta il secondo canto del servo del Signore. A differenza del primo, nel quale era Dio stesso che parlava del suo servo, in questo secondo canto è il servo stesso che parla e presenta se stesso. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E il Padre gli ha detto: io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza sino all'estremità della terra. Si parla di Gesù, è Lui la luce che illumina le genti, senza Gesù si brancola nel buio. Come il sole illumina il mondo e senza il sole non ci sarebbero i colori, così con Gesù ogni creatura brilla di vivo splendore, ogni creatura si realizza pienamente. Di qui l'opera missionaria della Chiesa che consiste nel far conoscere e amare Gesù, luce del mondo, che consiste nell'evangelizzare e battezzare. Il Vangelo invece ci presenta l'annuncio da parte di Gesù del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro. C'è una grande differenza tra il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro. Il tradimento di Giuda è frutto di una decisione consapevole presa con il passare del tempo. Evidentemente Giuda, nella sua superbia, era deluso di Gesù. Più degli altri apostoli, egli si aspettava un Messia potente in opere e trionfatore sui nemici della nazione e, nella sua superbia, si aspettava una parte di potere sopra tutti gli altri discepoli. Si può vedere nella sua caduta qualcosa di simile alla caduta di Lucifero. Cadde per superbia. E con l'andare del tempo si insinuò nel cuore di Giuda un odio sottile e crescente nei confronti di Gesù. È un po' quanto si apprende dalla vita di Sant'Antonio Abate, scritta da Sant'Atanasio.
Questo grande vescovo alessandrino, parlando dell'esperienza ascetica di Sant'Antonio Abate, scriveva che il demonio suscita, tra i vari pensieri malvagi, anche l'odio contro gli asceti e quindi, diciamo noi, contro tutti quelli che con la loro vita esemplare ci sono di rimprovero. L'odio contro chi conduce vita santa è visto da Sant'Atanasio, al numero 36 della sua opera, tra i segni che rivelano la presenza di spiriti malvagi. Qualcosa di simile deve essere capitato anche a Giuda. Non si diventa traditori dalla sera alla mattina, ma dopo anni di cedimenti morali. Allora tutti quelli che ci parlano di virtù diventano insopportabili. Di questi cedimenti morali di Giuda ne prova anche il brano del Vangelo di ieri, quando diceva che Giuda era un ladro. Non meravigliamoci dunque se poi divenne anche traditore. Da questo impariamo a non trascurare i nostri cedimenti, a non coprirli con il manto della superbia. Perlomeno dobbiamo pregare e avere l'umiltà di riconoscerci grandi peccatori e dobbiamo chiedere l'aiuto alla Madonna, a San Giuseppe e ammirare la virtù che vediamo brillare nei cristiani esemplari. Dobbiamo essere loro sinceri amici. Così riusciremo a risalire la china. Quando Giuda uscì dal cenacolo era notte, ed è così anche per noi. Quando in noi domina il peccato è notte, è buio totale. Il rinnegamento di Pietro è invece frutto di debolezza. Se avesse vegliato con Gesù nel Getsemani, sicuramente avrebbe trovato la forza per seguire Gesù fin sul Calvario. Nel Getsemani Gesù aveva detto: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Lo spirito di Pietro era prontissimo, pensava infatti di non rinnegare mai Gesù. Invece la sua carne era molto debole e di fatto lo rinnegò. Da questo impariamo a non trascurare la preghiera. Dobbiamo vegliare con Gesù perché siamo deboli e rinneghiamo Gesù nonostante tutti i nostri migliori propositi. Vegliamo con Gesù quando lo adoriamo, perlomeno con il desiderio, nel Santissimo Sacramento dell'altare. Quanto sono fruttuose le ore d'adorazione. San Giovanni Paolo II scriveva nell'enciclica Ecclesia di Eucaristia al numero 25: «È bello intrattenersi con Lui e chinati sul suo petto come il discepolo prediletto, essere toccati dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi nel nostro tempo soprattutto per l'arte della preghiera, come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza e ne ho tratto forza, consolazione e sostegno. Anche noi, se veglieremo con Gesù, troveremo forza, consolazione e sostegno per rimanere sempre fedeli a Lui. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, circondati da un così gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce disprezzando l'ignominia e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Se invece non subite correzione mentre tutti ne hanno avuta la loro parte, allora siete degli illegittimi, non dei figli. Del resto, noi come correttori abbiamo avuto i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni come loro sembrava bene. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. In verità, ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però reca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite e fate passi diritti con i vostri piedi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Gesù, autore e perfezionatore della fede, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore. Umiliò se stesso, facendosi obbediente sino alla morte. Ora siede alla destra del trono di Dio. Dal libro sullo Spirito Santo di San Basilio Magno. L'economia di salvezza di Dio, nostro Salvatore, consiste nel rialzare l'uomo dalle sue cadute e nel farlo ritornare alla intimità divina, liberandolo dall'alienazione a cui l'aveva portato la disobbedienza. La venuta di Cristo nella carne, gli esempi di vita evangelica, le sofferenze, la croce, la sepoltura, la risurrezione sono per la salvezza dell'uomo, perché abbia di nuovo, mediante l'imitazione di Cristo, l'adozione a figlio di cui era stato dotato all'inizio. Per l'autenticità della vita cristiana è dunque necessario imitare non solo i suoi esempi di dolcezza, di umiltà e di pazienza manifestati durante la vita, ma anche la sua stessa morte. Lo dice San Paolo, imitatore di Cristo, divenuto conforme a Lui nella morte con la speranza,
di giungere alla risurrezione dei morti. Ma come possiamo renderci conformi alla morte di Lui? Facendoci seppellire con Lui per mezzo del battesimo. Qual è allora il modo della sepoltura e qual è il frutto della sua imitazione? Prima di tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può arrivare a tanto se non rinasce di nuovo secondo le parole del Signore. La rigenerazione, infatti, come emerge dalla parola stessa, è l'inizio di una seconda vita. Perciò, prima di iniziare una seconda vita, bisogna por fine alla prima. A coloro che sono arrivati alla fine del giro nello stadio si dà un po' di sosta e di riposo prima di far loro iniziare un altro giro. Così, anche nel mutamento di vita, appare necessario che la morte si interponga tra la prima e la seconda vita e che questa morte costituisca la fine della condizione precedente e l'inizio di quella futura. E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi? Imitando la sepoltura di Cristo per mezzo del battesimo. Infatti, i corpi di coloro che vengono battezzati, in un certo modo, sono sepolti nell'acqua. Perciò il battesimo significa in maniera arcana la deposizione delle opere della carne, secondo quello che dice l'Apostolo. In Lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione però non fatta da mano d'uomo, mediante la spoliazione del nostro corpo di carne, ma della vera circoncisione di Cristo. Con Lui, infatti, siete stati sepolti insieme nel battesimo. E il battesimo, in un certo qual modo, lava l'anima dalle brutture che si accumulano su di essa a causa delle tendenze della carne, secondo quanto sta scritto: lavami e sarò più bianco della neve. Per questo motivo noi conosciamo un unico battesimo di salvezza, dal momento che l'unica è la morte al mondo e unica la risurrezione dei morti, delle quali cosa figura è il battesimo. Battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi nella sua morte. Uniti a Lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte. Uniti a Lui nell'immagine della morte, lo saremo anche nella risurrezione. Difendi la mia casa, Signore, salvami nella vita. Fammi giustizia, oh Dio, difendi la mia casa da contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo
verserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento in Gerusalemme. Il sangue di Cristo purifica e salva il mondo. Meditando questo mistero della nostra fede, acclamiamo. Credenti, o Signore,
Maestro buono, sei stato rinnegato 3 volte da Pietro, conservaci fedeli al tuo nome. E poiché sai che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, insegnaci a pregare e vigilare per non cedere alla tentazione. Hai accettato la volontà del Padre che chiedeva il tuo sacrificio. Fa che adoriamo sempre in tutto i voleri divini. Dio è giudice universale, trascinato dinanzi ai tribunali degli uomini, donaci sapienza e coraggio nel renderti testimonianza. Padre nostro, concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica e ci doni fedeltà alla sua chiamata.
Nella puntata di oggi parleremo di Staranzano. Come prima tappa ci siamo fermati doverosamente all'isola della Cona. Vi suggerisco davvero di venire a visitarla perché è un'occasione imperdibile per entrare in contatto con la natura, se volete anche con se stessi, e poi comunque vedete proprio a dimensione di famiglia. Visitarla è molto semplice, si può raggiungere il centro visite in macchina e poi ci si incammina lungo i sentieri immersi in questo splendido verde. Allora, tutti i cavalli presenti nell'isola della Cona sono di razza Camargue, cioè vengono dalla Francia, dove la Camargue è una regione alle foci del Rodano, è una zona paludosa molto simile a quella che abbiamo qua all'interno dell'isola della Cona, per cui sono cavalli abituati a vivere in un ambiente un po' particolare. Quindi si adattano bene, insomma, alle nostre zone, a queste zone. Esatto, sono stati scelti proprio per quello. Tra tutte le razze che ci sono quelle più adatte, diciamo, a vivere in mezzo alla salsedine, in mezzo al fango e al pantano. Si adattano anche a fantini principianti? Sì, questi cavalli sono buonissimi. Tant'è vero che le passeggiate che facciamo sono passeggiate, diciamo, adatte a qualsiasi livello di cavaliere, dal principiante, quindi l'inesperto assoluto, fino al cavaliere più esperto. Tant'è vero che noi proponiamo passeggiate di diverso tipo, molto semplici per i neofiti e un po' più complicate, quindi in mezzo al bestiame, perché abbiamo anche del bestiame al pascolo, e in mezzo ai cavalli allo stato brado, per i cavalieri invece un po' più esperti. Poi offrite anche un servizio terapeutico, vero? Sì, esatto. Svolgiamo delle sedute di equitazione ricreativa per disabili, in cui appunto questi cavalli vengono impiegati per far fare della ginnastica e degli esercizi ai ragazzi che portano handicap. Dunque la natura ritorna in aiuto dell'uomo, lavorando in sinergia con le persone più svantaggiate. Ed eccoci arrivati all'osservatorio Marinetta, il primo che si incontra seguendo il percorso partendo dal centro visite. Come vedete, la classica struttura del casone lagunare diviso in 3 sezioni. Al primo livello si può proprio osservare la vita sommersa, gli animali che vivono sott'acqua. Il secondo e il terzo livello invece sono dei punti di osservazione ideali. Nell'arco di un secolo di osservazioni sono state avvistate 307 specie di uccelli, chiaramente, alcune rare, altre meno rare. Ecco, dunque la riserva è servita anche a questo, magari a ripopolare nelle nostre zone degli uccelli, insomma, che stavamo perdendo. In alcuni casi sì, ad esempio nell'oca selvatica è stato fatto un progetto di reintroduzione, in quanto si riproduceva in Italia fino al 1700 più o meno, e appunto sono stati liberati degli individui che hanno incominciato a riprodursi liberamente
e hanno creato un nucleo di un 150 individui circa che tuttora si riproduce e sta aumentando piano piano. Ecco. E ci sono delle specie che sostano qui nella riserva anche tutto l'anno? Alcune specie sono presenti tutto l'anno e alcune magari solamente per un'ora o forse anche meno. E poi però Silvano, quali sono le altre caratteristiche? Le altre caratteristiche di questa zona sono le barene, che sono degli isolotti ricoperti da vegetazione, una vegetazione particolare in quanto qualche volta durante l'anno viene ricoperta dall'acqua salmastra, per cui deve sopravvivere in presenza di acqua salata, e questo tipo di vegetazione viene detto vegetazione alofila. Quali sono gli animali che frequentano queste zone? Animali che frequentano queste zone sono in genere anatre oppure uccelli limicoli. Limicoli perché vanno a nutrirsi nel limo, nel fango. Tra le specie di limicoli che sono presenti in questo periodo possiamo contare un numero elevato di chiurli che sono stati eletti anche simbolo della riserva. Staranzano è un paese che ha molti legami con l'ambiente naturale. Oltre alla riserva c'è ad esempio il lido di Staranzano, la spiaggia locale nella quale d'estate in molti si cimentano nel windsurf. Come le vicine spiagge di Monfalcone Grado, è caratterizzata da bassi fondali sabbiosi. Questo albero rappresenta il simbolo del paese, il bobolare in dialetto bisiacco, un bagolare secolare che occupa ancora la piazza principale e che sta a testimoniare il legame degli abitanti di Staranzano con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e dal quale fino a pochi anni fa traevano i mezzi di sostentamento. Benvenuti alla Sagra della Rassa di Staranzano, una tradizione, pensate, mi hanno detto che qui dura da ben più di 100 anni. Beh, ma a questo punto dovrei anche dirvi cosa significa rassa in italiano, niente più che anatra. Sono più di 200 anni che Staranzano prepara la razza per tutti gli ospiti. Nasce da un'antica tradizione dei coscritti che durante il periodo invernale facevano la raccolta appunto nelle case dei contadini qua attorno di masurini e anatre e poi si ritrovavano in centro del paese per festeggiare la partenza per il servizio militare. Quindi questa sagra nasce più di 200 anni fa sotto l'impero austro-ungarico proprio come festa dei coscritti.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo martedì della Settimana Santa predisponiamo il nostro cuore ad accogliere l'amore di Dio, luce, fonte della nostra vita. Chiediamo allora al Signore la grazia di poterci accostare degnamente all'altare di Dio, riconoscendo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci tutti a te, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita. Mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano, ho faticato, per nulla, invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Perché ero stato onorato dal Signore, Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sì, tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei, mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Salve nostro Re, obbediente al Padre, sei stato condotto alla croce come agnello mansueto al macello. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'uno l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Scariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Solo una brevissima riflessione vogliamo vivere in questo martedì della Settimana Santa, in questo tempo santo che stiamo vivendo e che ci immette al triduo santo che a breve vivremo, il giovedì, il venerdì e il sabato santo, che rappresentano un po' il culmine di tutto il nostro percorso cristiano. Ecco che allora in questa settimana che ci mette in questi giorni santi, in questo martedì della Settimana Santa,
La parola che abbiamo ascoltato è una parola che ci invita ad un profondo esame di coscienza. La prima lettura, che è stata proclamata tratta dal libro del profeta Isaia, ci ricorda come il Signore non si stanca mai, mai di noi. Anche davanti alle nostre povertà, il Signore continua ad essere fedele, continua ad amarci, continua ad aprire il suo sguardo e il suo abbraccio d'amore nei nostri confronti. La pagina del Vangelo proclamata dal Vangelo secondo Giovanni ci presenta il momento dell'ultima cena di Gesù. È un momento di difficoltà. Gesù è con i suoi discepoli, eppure lì sperimenta la fragilità dei suoi discepoli. Giuda, colui che intinge nel piatto del Maestro, è colui che lo tradirà, ma anche Simon Pietro, davanti a un momento di prova, rinnegherà Gesù. E nonostante questo, Gesù continua ad essere fedele al progetto del Padre, al progetto d'amore. Questa mattina mi colpisce un particolare. Il Vangelo dice che dopo che Giuda ebbe intinto il boccone nel piatto di Gesù, esce, va via per andare a tradire Gesù, e l'Evangelista dice: fuori era notte. Ecco, fratelli cari, quando ci allontaniamo dal Signore, quando con la nostra vita, con le nostre azioni, con i nostri pensieri tradiamo l'amore di Dio, anche noi usciamo nella notte, perché senza il Signore, lontano dal Signore, viviamo nella notte. E allora che questo tempo di preparazione, che questi giorni santi ci aiutino a dire un sì convinto all'amore di Dio, certo che solo in Dio il nostro cuore può riposare. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da tutte le mie colpe, purificami da tutti i miei peccati. Fratelli e sorelle carissimi, pregate e preghiamo insieme perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, l'offerta della tua famiglia. Tu che la rendi partecipe di questi santi doni, fa che giunga a possederli pienamente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Contempliamo ormai vicini i giorni della Pasqua di morte e risurrezione, nei quali è sconfitta la superbia dell'antico avversario e celebrato il mistero della nostra redenzione. Per questo grande mistero le schiere degli angeli adorano la Tua gloria e per l'eternità si allietano al Tuo cospetto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno della Tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. O Signore, se ci allontaniamo da Te, siamo nel buio. E allora aiutaci a restare nella luce, aiutaci a restare in Te, con Te e per Te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. O Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza,
invochiamo la tua misericordia, o Signore, perché con questo sacramento che ci nutre nel tempo, tu ci renda partecipi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La tua misericordia, o Dio, liberi dalle insidie dell'antico peccato il popolo a te fedele e lo renda capace della santità di una vita nuova per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della divina grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Ho deciso di creare questo canale per unire l'utile al dilettevole, ovvero la mia passione per la fotografia e i video e il mio impegno nel campo del volontariato. Da oltre 20 anni, infatti, durante le ferie giro il mondo per documentare le attività delle Suore della Provvidenza nelle 56 missioni che loro hanno nei paesi del sud e dell'est del mondo. Sono stato, ovviamente sempre a spese mie, ben 12 volte nelle missioni africane, in Togo, in Costa d'Avorio e in Benin, ma anche in quelle dell'India, del Brasile e della Bolivia. L'obiettivo era portare fotografie e video nelle parrocchie friulane per promuovere e animare una solidarietà che è importantissima per queste missioni. Questa scelta mi ha precluso però di incontrare la grande massa di persone, che rappresenta più o meno il 90, anche il 95%
che non frequenta più le chiese e le parrocchie. Fare un canale dove posso esercitare le mie passioni e contemporaneamente incontrare tutti è la strada che vorrei tentare di percorrere. Ci riuscirò? Non lo so, non mi resta che provare. Guerra mi diceva sempre: c'è un uomo che cammina dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. Il primo video nell'ambito della solidarietà parte dall'intervento che Oscar Farinetti ha fatto a Genova alla convention organizzato dalla Banca Mediolanum. Io non conosco e non parteggio per Farinetti. Certo, lui era lì principalmente per difendere il suo progetto e i suoi interessi, ma ha detto anche delle cose molto giuste che io ben conosco e condivido, ma dette da lui assumono un nuovo peso e un nuovo rilievo. Per inquadrare il cambiamento io parto sempre dallo scenario, cercare di capire dove viviamo, e quindi per me questo cerchio è il mondo. Pensiamo 2 minuti al mondo. Il mondo è nato 6 miliardi di anni fa. Non è neanche tanto vecchio, 6 miliardi, chissà quanto durerà ancora, perché tutto ha un inizio e una fine. Noi umani invece siamo molto più piccoli, siamo nati 150 milioni di anni fa, ieri. Abbiamo ancora una marea di strada da fare, abbiamo un sacco di invenzioni da fare. In questo mondo ci abitano 7 miliardi e 300 milioni di persone. Pazzesco, pazzesco. Mai stata tanta gente così nel mondo. Pensate che nel 1969 eravamo 2 miliardi, 7 miliardi e 3. Siamo per il 45% gialli, siamo per il 20% bianchi, siamo per il 20% marroni e siamo per il 15% neri. Siamo divisi in 194 stati, parliamo 114 macrolinguaggi completamente diversi tra loro, più migliaia di linguaggi indigeni, di idiomi, 14 macro religioni molto diverse da loro e che spesso confliggono tra loro. 42 di questi 194 stati sono in guerra. Sono in guerra. 42 stati su 194. Vuol dire che 2 miliardi di persone vivono in guerra. La popolazione del mondo nel 1969, come se nel 1969 tutti fossero in guerra. L'80% di questi 7 miliardi e 3 di persone vivono in casa senza abitabilità. Il 55% è analfabeta. Ma il numero che più impressiona è il solito 80-20, che funziona anche qua. Il 20% della popolazione del mondo detiene l'80% del PIL. E la prima cosa che ci deve venire in mente, guardando questo mondo, che è già molto meglio, 160 anni fa, quando è nata la società dei consumi, l'1% dei cittadini del mondo deteneva il 99,5% del PIL. È già cambiato molto. La differenza tra allora e oggi è che oggi quell'80 lì vede come viviamo noi che siamo il 20. Questa è la grande differenza. E quindi la prima cosa che ci deve venire in mente quando vediamo questi numeri qua è: siccome nessuno di noi decide quando nascere, dove nascere, da chi nascere, ed è la meraviglia dell'imperfezione di noi umani, è che culo che abbiamo voluto nascere in quel 20% lì. E chi ha una fortuna così nella vita, immeritata, nel senso che non abbiamo deciso noi dove nascere, la prima cosa che deve pensare è come farselo perdonare sto culo. Si può fare charity, come per esempio so che voi fate con la vostra fondazione, ma il modo migliore di farlo è decidere di impegnarsi nel proprio lavoro, di darsi da fare, per fare in maniera che si possano creare nuovi posti di lavoro e impegnarsi a cambiare. Sono d'accordo con Farinetti. È solo dando lavoro a tutti che si potrà eliminare le povertà del mondo. C'è un problema però. Questo obiettivo non è a breve termine.
E intanto oggi ci sono uomini che hanno avuto la sfortuna di nascere in paesi poveri, dove non c'è l'accesso al cibo, all'acqua potabile, all'istruzione, alla salute. E in questa situazione vi garantisco che creare posti di lavoro è molto difficile. Ora vi propongo uno dei filmati che ho fatto nella missione di Yamoussoukro in Costa d'Avorio e precisamente nel piccolo ospedale di Conguanú, che io ho conosciuto nel mio primo viaggio in Africa. Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Shadows on your face.
Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marsano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. Mosca accusa gli ucraini per l'attentato di San Pietroburgo, dove una donna avrebbe ucciso il blogger nazionalista Tatarsky. Il leader del gruppo Wagner annuncia la presa di Bakhmut dopo che i suoi uomini hanno issato la bandiera russa sul municipio. Kiev smentisce. In Montenegro elezioni storiche. Vince Jakov Milatovic. Il paese guarda più convintamente all'Unione Europea e a migliori relazioni con la Serbia. Nel 1973 la prima chiamata col cellulare. L'ingegner Cooper chiamò il suo rivale. L'uccisione con una bomba in un caffè di San Pietroburgo del blogger nazionalista ed ex militare Vladlen Tatarsky è considerata dalle autorità russe un omicidio di livello organizzato dall'intelligence ucraina. Mosca ha annunciato l'arresto di una donna di 26 anni, Daria Trepova. Trepova, la giovane donna sospettata di essere l'autrice del gesto, risponde alla domanda di chi la interroga in un video diffuso dall'agenzia RIA Novosti. Il marito della 26enne in un'intervista sostiene che sua moglie è stata incastrata. Secondo il Cremlino, anche sostenitori di Navalny sono coinvolti nell'attentato. E il portavoce di Putin si esprime così. Intanto sarebbero più di 30 i feriti nell'attentato, di cui almeno 10 in gravi condizioni. Il leader del gruppo di mercenari russi Wagner ha proclamato la presa di Bakhmut. Nel cuore della notte Evgeny Prigozhin ha annunciato che i suoi uomini hanno issato la bandiera russa sull'edificio del municipio e che tecnicamente controllano la città.
Una vittoria smentita dalle forze ucraine che sostengono di avere ancora il controllo su Bakhmut e il morale alto, nonostante i piccoli progressi del fronte russo in alcuni punti. A riprova di ciò, Kiev ha pubblicato un video che mostrerebbe i combattimenti in corso nella città. Bakhmut è una città fantasma dopo mesi di combattimenti tra le forze russe e la difesa ucraina. La città ha ormai assunto un grande valore simbolico, sebbene non abbia particolare importanza strategica. I combattimenti hanno già causato migliaia di morti da entrambe le parti. I primi caccia MiG-29 polacchi sono già arrivati in Ucraina, lo ha confermato il portavoce della presidenza polacca senza specificare quanti velivoli sono stati già trasferiti. Poche settimane fa Polonia e Slovacchia erano stati i primi paesi ad annunciare la spedizione all'Ucraina di un totale di 41 di questi aerei di fabbricazione sovietica. Il trasferimento precede di poco l'arrivo a Varsavia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che mercoledì compirà il suo primo viaggio ufficiale nel paese vicino e alleato. In direzione opposta, questo lunedì il ministro dell'economia e vice cancelliere tedesco Robert Habeck è arrivato a Kiev per una visita non annunciata. Dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird. Habeck è arrivato accompagnato da una piccola delegazione di imprenditori. Lo scopo principale del viaggio è discutere della ricostruzione del paese e della cooperazione nel settore energetico tra Germania e Ucraina. Milo Djukanovic ha governato il Montenegro per più di 30 anni. La sconfitta alle elezioni presidenziali, inferta dal suo avversario Jakov Milatovic, giovane economista con una breve esperienza da ministro, segna la fine di un'era. Nikada nas više neće dijeliti, neće siromašiti I neće zarobljavati državu kriminalom I korupcijom. Mi smo večeras svi zajedno rekli da je Crna Gora ide naprijed, da Crna Gora ide ka bogatstvu, ka jednakosti, ka zemlji pravde, povjerenja I zajedništva. L'esito del voto era chiaro già al primo turno, quando Milatovic aveva ottenuto il 29% dei voti, solo il 7% in meno rispetto al presidente veterano che ha accompagnato la piccola ex repubblica jugoslava nella transizione verso l'indipendenza e l'adesione alla NATO. Al ballottaggio Milatovic ha ottenuto il 60% dei voti. Crna Gora je izabrala, ja taj izbor poštujem, čestitam Jakovu Milatoviću na povjerenju koje je dobio na predsjedničkim izborima. Želim mu da bude uspješan predsjednik, jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će I Crna Gora biti uspješna država I da će se kretati ka svom cilju. Dopo la vittoria storica, il leader del partito Europa Ora dovrà confermarsi alle elezioni parlamentari straordinarie dell'11 giugno, consapevole di dover fare a meno dell'appoggio garantitogli durante il ballottaggio dal largo fronte anti-Djukanovic. Il 36enne punta a formare una grande alleanza preelettorale. Strenuo difensore dell'indipendenza del paese, Milatovic sostiene una rapida adesione del Montenegro all'Unione Europea e il rafforzamento delle relazioni con la Serbia. A quasi 25 anni dalla fine del conflitto in Kosovo prende il via all'Aia il processo che vede sul banco degli imputati l'ex presidente Hashim Thaçi. Saranno processati dal tribunale anche tutti gli ex comandanti dell'UCK, la guerriglia indipendentista albanese che nel conflitto armato del 98-99 combatté contro le forze serbe di Slobodan Milošević. Trebalo da obrazloži zašto smatra da su Thaçi I ostali optuženi krivi u 10 tačaka optužnice za ratne I zločine protiv čovečnosti, za mučenja, ubistva, zatočavanja I druge zločine protiv Srba, Roma I Aškalija, ali I protiv Albanaca koje su oni smatrali nelojalnim. Potom će uslediti I izlaganje zastupnika žrtava, to do sada nismo imali prilike da vidimo na suđenjima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji I ukupno 140 osoba ima status
žrtava u ovom predmetu. Dakle, ova nedelja, tačnije do srede, bar kada je o Hagu reč, biće posvećena početku suđenja Hašimu Tačiju i ostalim nekada visokim komandantima OVK. Za Euronews iz Haga, Miloš Milić. Hashim Taci, nome in codice Il Serpente, era fra i generali dell'esercito di liberazione del Kosovo, che sull'onda del nazionalismo albanese ha voluto la separazione dalla Serbia. Tra il 1993 e il 1999 è stato responsabile del finanziamento del movimento, dell'acquisto di armi. Gli scontri degli anni 90 hanno lasciato sul campo 13.000 morti e si erano conclusi solo quando le forze del presidente serbo Milosevic si sono ritirate dopo una violenta campagna di bombardamenti della NATO. Taci è stato fra i primi negoziatori del processo di pace con l'ex Jugoslavia. Simpatizzava per gli Stati Uniti. Si guadagnò pure una reputazione di moderato. Da guerrigliero divenne uomo politico. Nel novembre del 2007 vinse le elezioni a capo del Partito Democratico del Kosovo. Come primo ministro pose come priorità la proclamazione dell'indipendenza, avvenuta 3 mesi dopo. Taci è ancora considerato un eroe in Kosovo. È stato eletto presidente nel 2010, in un mandato che non ha portato a compimento. Nel 2020 si è dimesso dopo le incriminazioni del Tribunale Speciale per il Kosovo. Parigi diventerà la prima capitale europea senza monopattini elettrici a noleggio. Con un referendum indetto dal comune e dall'affluenza ferma a meno dell'8%, l'89% dei votanti ha deciso di vietarne l'uso a partire dal 1 settembre 2023. Le 3 società concessionarie interessate, DOT, Lime e Tier, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si rammaricano della decisione. Ricordano inoltre che il ban danneggerà il traffico urbano e soprattutto i loro circa 800 dipendenti parigini. Nelle strade l'opinione pubblica è divisa. Voilà, donc je trouve dommage parce qu'il y a ça répond à un vrai besoin. Les gens sont très contents. Mais j'espère qu'ils ne vont pas interdire, mais simplement qu'ils vont mettre en place une réglementation avec une meilleure organisation. Il y a énormément d'accidents, les gens ne maîtrisent pas du tout la conduite, ils sont à plusieurs sur la trottinette, c'est hyper dangereux. Et voir ces trottinettes par terre régulièrement partout, voilà, pour toutes ces bonnes raisons, je suis très contente que tout le monde ait voté contre, en fait, 90%. Il giro d'affari delle 3 società in Francia si basa quasi esclusivamente su Parigi. La loro attività sulla capitale rimarrà grazie alle 14.000 biciclette presenti in sharing, ancora consentite. This is the very first handheld cellular telephone. 50 anni fa un prototipo di cellulare lanciava la sua prima telefonata da una strada di New York. Lo teneva in mano il suo creatore Martin Cooper, ingegnere statunitense, oggi 94enne, che allora era capo di una divisione della Motorola. I said, Joel, this is Marty Cooper. He said, hi, Marty. Joel, I'm talking to you on a handheld cell phone, but a real cell phone. Personal, portable, handheld. There was silence on the other end of the line. I think he was gritting his teeth. Ci sono voluti 10 anni prima che il primo cellulare fosse commercializzato nel 1983, il Motorola Diana TAC 8000 al costo di $4.000. I am devastated when I see somebody crossing the street and looking at their cell phone. That's a very common occurrence, and they are out of their minds. You have to have faith in humanity, and I do. The humans sooner or later figure it out. Oggi il padre del cellulare crede che il pubblico sia troppo ossessionato da questo oggetto, ma continua ad avere fiducia nel futuro. I'm
Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Attenzione, partiamo da oggi per arrivare a Pasqua e Pasquetta. Partiamo però dalle immagini del satellite, ci mostrano parecchie nuvole nelle regioni meridionali, dove al momento è presente una zona di bassa pressione che porta molta variabilità. E in effetti nelle prossime ore piogge sono attese in diverse zone del sud, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, anche parecchio vento nelle regioni meridionali. Un po' di variabilità pure sul Medio Adriatico e in Sardegna. Nel resto d'Italia non mancano ampie schiarite, al nord tra l'altro abbiamo bisogno d'acqua, ma acqua non ne arriva praticamente mai. Nei prossimi giorni la bassa pressione responsabile del maltempo al sud si muove verso il Mediterraneo orientale, ma favorisce la discesa di aria fredda dal nord Europa verso l'Italia. Quindi ci attendono giornate freddine, specie a metà settimana, con minime di poco sopra lo zero e massime in molti casi non oltre i 10-12 gradi, insomma valori al di sotto della norma. Poi ci avviciniamo alla Pasqua, che vedrà un graduale rialzo delle temperature, però ancora molta variabilità, in particolare nuovamente al sud e sul Medio Adriatico. Queste sono le zone che rischiano nel weekend di Pasqua di avere appunto atmosfera instabile. Non dico che saranno giornate di maltempo continuo, tutt'altro, però la probabilità di qualche acquazzone e qualche piovasco al sud e sul Medio Adriatico resterà probabilmente alta per l'intero weekend di Pasqua. Invece condizioni migliori al nord e sul versante tirrenico, ma in tutta Italia con temperature non particolarmente elevate. Comunque, per rimanere ben aggiornati, mi raccomando, arriva appunto il lungo weekend pasquale, consultate l'app gratuita di 3B Meteo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso,
farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce. Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic udicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce,
ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bounty Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. A te che ti senti sola, sì, ho scritto questa lettera proprio per te che ti senti sola. Ascoltala bene e imprimila nel tuo cuore. Se ti senti sola in questa vita, se non hai più voglia di niente, perché niente ti dà soddisfazione, non mollare. Se non speri più in niente, perché la vita ha bruciato tutto ciò che amavi, non lasciarti andare. Quando sei sicura di averne avuto abbastanza di questa vita, resisti, combatti, non lasciarti andare, perché a tutti capita di piangere e a tutti capita di soffrire. Vai avanti, non fermarti, anche quando tutte le cose vanno storte, anche quando hai perso chi ami. Vai avanti e non fermarti. Se ti senti di essere sola, no, tu non sei sola. Molte persone come te soffrono. Tu non sei sola. Se ti senti schiacciata dal peso dei problemi, se pensi che non ci sia più una via di uscita, se pensi che il tuo futuro sia buio, resisti. La vita aprirà davanti a te nuovi orizzonti che ora nemmeno riesci a immaginare. Forse la vita non sarà come te l'aspettavi, ma la vita ha ancora molto da darti. Alza la testa e non lasciarti andare. Se sei delusa dalle persone e dalla vita,
mai mollare. A volte la vita è così, ma non mollare. Se non ti senti accolta e apprezzata per quello che sei, continua a credere in te stessa. La vita è troppo breve per lasciarla rovinare dalle persone che non ti amano e dalle cose che non vanno. Libera il cuore dalla rabbia. Capita a tutti di piangere qualche volta. Quella che oggi ti sembra essere la fine, domani scoprirai che è un punto di partenza. Non lasciarti andare. Anche il dolore fa parte della vita. La sofferenza ti porterà a scoprire la profondità della tua anima. La solitudine è anche un dono. Non odiarla. Impara ad essere amica di te stessa. Se ti sembra che il futuro sia un mostro, un gigante più forte di te, non temere, non preoccuparti. Un giorno ti guarderai alle spalle e vedrai che quel mostro non c'è più, è svanito nel nulla. E un giorno capirai che non sei mai stata sola. Se pensi di averne avuto troppo di questa vita per tirare avanti, resisti per tutte le persone che ti hanno amata, resisti perché c'è ancora chi ti ama. Tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama, ricordatelo, tu sarai per sempre nel cuore di chi ti ama. Non lasciarti ingannare dalla solitudine, tu non sei sola. Non lasciarti abbattere dalle delusioni. A volte le cose vanno così, ma tu sei più forte. Ce la farai. Ricordati che c'è qualcuno che pensa a te. Se ti senti sola, lasciati consolare da qualche amico. Trova rifugio nel Signore e nella preghiera. Se ti senti sola, scrollati di dosso la solitudine e fai qualcosa che ti piace. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. È vero, è così. Tu sei preziosa agli occhi di Dio. Tu non sei sola. Tu non sei sola. Un giorno capirai che non sei mai stata sola. Un caro saluto e un forte abbraccio. Fra Stefano. Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando si isolerà un minimo di bassa pressione a sud alimentato da aria fredda dal nord Europa. Il minimo sarà proprio sul Mar Ionio e poi da martedì scivolerà in direzione Grecia e Turchia. Andiamo al dettaglio perché ci sarà parecchia nuvolosità quindi al sud, un po' di variabilità tra sole e nubi sparse anche al centro-nord, però qui, come possiamo vedere con la prossima grafica, sarà minore il rischio di piogge. Piogge soprattutto sulle regioni del sud, in particolar modo con i colori viola vediamo rovesci intensi tra Sicilia e versante ionico. In sintesi quindi la giornata di instabilità sulle regioni meridionali, soprattutto proprio versante ionico, Puglia, Sicilia con piogge temporali, al centro-nord stabilità,
Sulle prealpi durante il pomeriggio però qualche episodio temporalesco. Dettagli maggiori e ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo. Il canto al sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso, scendete su di noi. Fondici, Signore, plasmaci, riempici di te, usaci, caccia via da noi tutte le forze del male, annientale, distruggile, perché possiamo stare bene e operare il bene. Caccia via da noi i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana, ogni legame con Satana, con persone vive o defunte. Annulla i riti satanici, i culti satanici. Annulla, spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Uno fa un maleficio, muore, il maleficio continua ad avere tutta la sua efficacia. La morte di chi ha fatto il maleficio non diminuisce la continuità del maleficio. Caccia via da noi l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, l'ossessione diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia,
la malattia fisica, quante ne dà il demonio, psichica, quante ne dà il demonio di malattie psichiche, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare noi e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata, col potere che ho ricevuto dalla Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che ci molestano, di lasciarci immediatamente, di lasciarci definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. Cristo vince, Cristo regna, Cristo, Noi che l'ha fatta la preghiera. Il canto ultimo, ancora il canto al sangue di Gesù, liberaci. 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 E con questo pensiero del sangue di Gesù, di tutta la passione di Gesù sofferta per noi, per il nostro bene umano e soprattutto spirituale, per l'eternità, vi do la benedizione che conclude questo stupendo convegno. Per intercessione di Maria Santissima Immacolata, Madre della Chiesa, Madre nostra, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti.
Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Le sette sataniche ci credono sul serio, se siamo addirittura rendono culto al diavolo, ottengono da lui addirittura dei poteri, anche di fare del male. Bentrovati a Vaderetro per questa nostra nuova puntata. Oggi parleremo insieme a voi di satanismo. Abbiamo visto in anteprima quello che sta accadendo in Sicilia. Gli esorcisti si sono riuniti tutti insieme per il decidere su cosa fare, come comportarsi contro questa battaglia contro il diavolo. Noi però vogliamo parlarvi di satanismo partendo dalla cronaca, dai principali fatti di cronaca di questi ultimi giorni, perché ci sono fatti incredibili. La nostra storia ci porta negli Stati Uniti, in quella che è considerata la strage della Pennsylvania. Qui una ragazza, pensate, appena 19enne, ha ucciso in nome di Satana ben 100 persone. Ha solo 19 anni di età e di questi, gli ultimi 7 li ha trascorsi ad uccidere in nome del maligno. Da quando ha 12 anni la sua vita è stato un continuo assassinio. Poco meno di 100 gli omicidi in quella che ormai tutti conoscono come la strage della Pennsylvania. Satana era il suo mentore. È la storia incredibile di Miranda Barbour, una ragazza arrestata in Pennsylvania per l'uccisione di un uomo conosciuto su un sito, per la compravendita online e per gli annunci di lavori di ogni genere. Un delitto efferato compiuto nel novembre scorso col marito 22enne per celebrare, dicono gli investigatori, il loro terzo anniversario di matrimonio. Il malcapitato è stato strangolato dopo essere stato colpito da 20 pugnalate e il corpo gettato in un garage. A Miranda gli investigatori arrivano dopo aver controllato i tabulati telefonici dell'uomo, ma dagli interrogatori viene fuori una verità sconvolgente. Davanti agli inquirenti esterrefatti, Miranda racconta di aver cominciato ad uccidere dall'età di 12 anni, quando, fuggita di casa, ha abbracciato il satanismo. La persona che riesce ad uscire da una setta satanica in realtà deve superare un primo grandissimo ostacolo quando comincia a pensare di uscire, quindi prima di essere fuori dalla setta.
Questo perché? Perché in realtà il carattere, la regola della segretezza, quindi il carattere riservato del sapere, tutti i rituali che comprendono comunque dei sacrifici, sacrificio di se stessi, che sacrificio di animali, profanazioni, il commettere dei veri e propri reati, e in più l'aspetto occultista che c'è all'interno dei rituali, quindi la credenza che durante il rituale della messa nera, nel quale poi vengono inseriti una serie di sacrifici che servono a ingraziarsi il demonio, poi in realtà la credenza è quella che il demonio in qualche modo conceda comunque dei favori. Quindi il primo grande ostacolo che una persona che vuole uscire da una setta satanica si trova a dover affrontare è quello di vincere la propria paura, la paura di una ritorsione da parte del demonio nella propria vita, la paura inerente alle minacce che i familiari, gli altri satanisti tendono a esercitare, e queste minacce prima sono dirette contro l'adepto che vuole uscire dalla setta. Dopodiché, se la persona non desiste, insomma, ma continua a rimanere di quest'idea, in realtà le minacce poi riguardano anche i familiari. Allora era in Alaska, lo stato di origine della sua famiglia. Non ho mai ucciso a caso, spiega, ma ho sempre ucciso persone cattive. Quando scoprivo che erano cattive, per me non c'era più ragione che stessero ancora qui tra noi. Questa la sua giustificazione. È Satana? Lui le dava la forza. La giovane dice di non sapere indicare una mappa grazie alla quale poter trovare tutte le persone che ha ucciso, anche se si dice sicura che la maggior parte dei delitti sia avvenuta in Alaska. Decine e decine di persone uccise con il coltello, sempre lo stesso coltello. L'uomo, che su un sito di incontri aveva messo un annuncio per cercare compagnia, è stato ucciso dopo che la ragazza si era offerta di fare sesso con lui per $100. Miranda gli ha raccontato una bugia, dicendogli che aveva 16 anni e lui ha detto che era ok. Ora lei e il marito rischiano la pena di morte. L'appartenenza a una setta di tipo distruttivo, ma anche altri tipi di sette, le psicosette per esempio, che prevedono che l'adepto lasci la propria casa, lasci il proprio ambiente per andare a vivere nel luogo, nella casa della setta. E quindi qui c'è proprio una convivenza. Nel caso delle sette sataniche tutto questo non avviene, perché poi ognuno mantiene la propria vita precedente, quindi una facciata di apparente, insomma, normalità, e poi comunque fa parte di una setta satanica. Ma in entrambi i casi l'elemento in comune qual è? È che durante la fase di reclutamento, quindi quando viene consolidata il senso di appartenenza dell'adepto alla setta, l'individuo in realtà subisce un profondo cambiamento nella propria struttura di personalità, nel senso che il lavoro che viene fatto è un lavoro certosino, perché all'identità della persona viene sostituita un'identità di setta. Ora, l'identità precultista, cioè quella che la persona aveva in precedenza, non viene totalmente cancellata, ma è come se andasse ai margini della vita cosciente, mentre l'identità cultista assume una posizione centrale nella vita dell'individuo. Ecco la sua confessione. Ho ucciso decine di persone, meno di 100. Arrivata a 22 non li ho più contati. Sento che è tempo di tirare fuori tutto questo. Non mi importa se la gente mi crede, voglio solo tirarlo fuori. Un conto è considerare l'uscita reale, concreta, fisica dalla setta, quindi non partecipare più a nessun tipo di rituale. Altro conto è far uscire da dentro di sé, dai propri pensieri, dalle proprie emozioni, dal proprio vissuto, l'esperienza, però senza dissociarla dalla coscienza, cioè senza far finta che tutto questo non sia accaduto. Ci vuole molto tempo, perché il condizionamento è veramente profondo, è veramente radicato. Nel momento in cui la persona viveva quelle cose, comunque ha strutturato anche determinati tipi di credenze, quindi è difficilissimo liberarsi da questo. Sarà vero quello che ho vissuto quando ero lì, quelle esperienze particolari, no? Tra virgolette, che alle quali mi è capitato di assistere, oppure è vera questa realtà di oggi? Quindi c'è inizialmente un grandissimo livello di confusione. Poi successivamente in realtà tutto questo percorso deve passare attraverso l'accettazione della propria storia, delle fragilità che la persona precedentemente aveva, delle fragilità che hanno spinto la persona a cascarci, e di tutto quello che si è fatto dopo, cioè il riconoscimento che
quella che partecipava ai riti, ai sacrifici, eccetera, era una parte fragile di me, ma un riconoscimento profondo, emotivo, l'elaborazione di questo trauma che lascia un segno comunque indelebile è fondamentale per raggiungere il perdono di se stessi, che praticamente significa far pace con la propria storia. Questa dunque è la strage della Pennsylvania, di questa ragazza 19enne che afferma di essere entrata a far parte di una setta satanica e per questo di aver ucciso circa 100 persone. Ma noi non vogliamo raccontarvi solo questa storia, vogliamo anche fare il controcanto, cioè vogliamo allontanarci un po' da quel clima di caccia alle streghe e raccontarvi una storia sempre americana, una storia però finita bene. Due coniugi, il caso appunto i coniugi Keller, sono stati in galera per ben 21 anni, sempre negli Stati Uniti, accusati di aver abusato in nome del diavolo di un bambino. Il giudice di appello però li ha rilasciati perché il fatto non sussiste. 21 anni in carcere per un crimine che hanno sempre dichiarato di non aver mai commesso. Un crimine orribile, abusi su bambini a sfondo satanico. Ma in realtà la loro colpa è stata solo quella di vivere negli anni '80 negli States, anni in cui si respirava il panico per i rituali satanici. I coniugi Daniel e Francis Keller sono stati condannati nel 1992 a scontare ben 48 anni di prigione con l'accusa di aggressione sessuale aggravata su una bambina. Dopo 20 anni trascorsi tra le quattro mura di una prigione sono stati rilasciati. Il loro processo non è stato equo e il principale testimone dell'accusa ha ritratto le sue dichiarazioni. La loro storia ha come sottofondo i rituali satanici molto diffusi in quegli anni. I Keller gestivano un asilo nido nel Texas. Una bambina che frequentava la struttura racconta alla madre di aver subito abusi durante una delle giornate che aveva passato all'asilo nido. Racconta storie sconvolgenti e inquietanti. Dice di essere stata violentata più volte, di essere stata costretta a fumare una sigaretta. Racconta che i Keller, con una motosega, avevano tagliato la vagina di un cane. Successivamente la polizia è iniziata a interessarsi al caso. Spuntano altri bambini che raccontano di aver subito abusi, sempre dai Keller. Con il tempo le accuse contro i coniugi divengono più precise. Omicidi con motosega, filmini a luce rossa in cui sono coinvolti adulti e bambini. Non ci sono prove decisive e convincenti, ma il giudice chiude l'asilo nido e i due vengono arrestati e condannati a 48 anni di prigione. I felt sick. Mi sentivo male. Quando hanno dato la sentenza sono svenuta. Mi hanno portato in infermeria. Non potevo crederci. Questo è l'incubo di chiunque. Come potevo essere accusata di qualcosa di così orribile? Che sapevo di non aver fatto. È orribile. Ti spezza il cuore. Everybody's nightmare. I'm angry at the judicial system. Sono arrabbiata con il sistema giudiziario, con le persone che nascondevano la verità, con la giuria che non ascoltava, eliminava le prove, con i cosiddetti esperti, con tutti loro. Sì, sono arrabbiata con il sistema. È il sistema che fa queste cose. Ci sono troppe persone che sono in carcere da innocenti e non è giusto. Perché i crimini dei Keller sono stati considerati verosimili nonostante carenza di prove? Per gli esperti è colpa del clima di grande attenzione e successivo panico per i riti satanici che si era diffuso in America in quegli anni. Ho chiesto al Signore di aiutarmi 20 anni fa, ma sapete, Lui lavora con i suoi tempi, non i nostri. Al processo di appello però il medico, testimone chiave al processo di primo grado, improvvisamente ritratta. Ammette che le sue conclusioni sono confuse e non valide scientificamente. Il rischio è che tutta la sua testimonianza possa essere stata influenzata dal giudizio della giuria. Per questo, in appello, il giudice decide la scarcerazione dei due coniugi. I just want it to be over so we can get on with our life. Sono semplicemente contenta che sia finita e che possiamo andare con la nostra vita. Non voglio preoccuparmi di guardare al passato e penso che sia giusto ora chiedere una vita normale, perché siamo stati dentro un inferno e questo non è giusto, non lo meritavamo. Want it to be over too, so we can go on with our lives. Anche io sono contento che sia tutto finito, dobbiamo andare avanti con la nostra vita, lo spero veramente. C'è un fatto, il fatto accade al Trionfale, a Roma, una ragazza, Nicole Scofano, si è suicidata, ma la procura vuol vederci chiaro. Perché? Perché
è stato ritrovato un biglietto in cui la ragazza scrive testualmente: sono stata uccisa dalle sette sataniche. L'episodio è accaduto a maggio, adesso si indaga sul suo passato, la procura ipotizza un reato, l'induzione al suicidio. La cronaca. C'è puzza di zolfo e si respira aria infernale in quello che sta succedendo in questi mesi in molte regioni italiane. Altari saccheggiati, pissidi dissacrate, atti sacrileghi e capretti sgozzati, ostie e oggetti sacri rubati in moltissime chiese nelle ultime settimane. L'ultimo furto di ostie consacrate è accaduto pochi giorni fa, a Torino, tanto che l'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia ha emesso una circolare per invitare tutti i parroci delle diocesi limitrofe e della provincia a custodire il Santissimo in luoghi sicuri. La pista satanica è quella più gettonata e si fa sempre più strada anche nei casi di inspiegabili suicidi. Siamo a Roma. Nicole Scofano è una ragazza come tante, una studentessa di medicina che da una cittadina calabrese si è trasferita a Roma. E qui, in modo apparentemente inspiegabile, ha deciso di uccidersi. Era il 17 maggio dello scorso anno. Nicole si è gettata dal quinto piano di questo palazzo dove abitava. La sua morte è stata catalogata come suicidio, ma poi improvvisamente qualcosa cambia. La sua vicenda sembra un giallo, il suo gesto disperato si porta appresso 1000 misteri. Perché la giovane si è uccisa? È la domanda a cui la procura sta cercando di dare una risposta, anche perché viene trovato un suo biglietto d'addio. Quello che c'è scritto è inquietante. Sono stata uccisa dalle sette sataniche. Sono passati mesi dalla morte di Nicole, ma non c'è ancora alcuna risposta. Gli investigatori indagano per istigazione al suicidio e stanno esplorando il passato della giovane, una studentessa modello. Stavo a casa, mi sono affacciato quando ho sentito il trambusto e comunque tutti i vigili, stavano i medici, sono venuti a cercare, diciamo, di vedere la situazione. Una volta che hanno constatato che purtroppo era deceduta, diciamo, poi io non sono stato certo a guardare, ma sono andato. Secondo me c'era qualche problema psicologico. Perché che cosa faceva? Si vedeva che era un po' strana la ragazza, però che ne so. Ognuno ha dei problemi nella vita, forse era un po' stressata, era un po' particolare, vestiva sempre di nero, infatti non parlava mai. Qua ci stava striscia, ma lei non guardava in macchina, attraversava senza guardare. Sì. Però ogni tanto veniva qua, prendeva il panino, tranquilla. Era particolare, era sempre da sola, niente di che. Di vista capitava comunque, venendo qui a casa, di incrociare, ma assolutamente non avevo nessun tipo di conoscenza. Infatti quel fatto mi ha scosso comunque, perché anche io ho frequentato l'università e abito qui. Sono stati ascoltati numerosi testimoni, ma finora nessuna conferma alla pista del satanismo dietro al dramma della ragazza di Cosenza. Allora perché quel bigliettino con un riferimento così esplicito? Cosa ci potrebbe essere dietro la morte di Nicole? Occultismo? Condizionamenti psicologici? Satanismo? L'inchiesta si muove su un terreno impervio. Nicole, molto riservata, aveva molti amici e amiche, ma scavare nel suo mondo è molto difficoltoso. E poi è tanto il silenzio che circonda l'universo degli adoratori di Satana. Ma quindi cosa sta succedendo? Perché c'è questo allarme satanismo, allarme anche lanciato dagli esorcisti siciliani? Noi abbiamo raccolto qui una testimonianza di Fra Benigno. Fra Benigno è un esorcista della diocesi di Palermo ed è anche il presidente degli esorcisti siciliani. Per lui ecco come stanno le cose, ecco quanto Satana e il satanismo si sta diffondendo. Sentiamolo. Sette sataniche ci sono o non ci sono, o sono una leggenda. Qui in Sicilia abbiamo fatto circa 2 anni fa questo fenomeno, che sono state rubate ostie consacrate, quindi furti sacrileghi, ma contemporaneamente in più diocesi circa una ventina di furti sacrileghi.
Naturalmente se rubano queste ossa le rubano perché poi o se le vendono a chi fa messe nere o sono loro stessi che fanno queste messe nere. Quindi altro che ci sono queste sette sataniche, penso che qui in Sicilia senz'altro ci sono. I casi che hanno bisogno di esorcismo, quindi dell'esorcista e dell'esorcismo, sono quasi triplicati. Questa è la situazione che io noto qui in Sicilia. Ho parlato oggi, in occasione di questo convegno, con altri esorcisti, ecco, nelle altre parti, e mi dico che anche loro notano anche questo fenomeno di un aumento di casi che hanno bisogno dell'esorcismo. Attraverso le discoteche, per esempio, può arrivare questo fenomeno dell'occultismo, ma attraverso anche internet, per cui ci si collega con sette sataniche e si fanno certe conoscenze che magari non si hanno attraverso queste ricerche, per cui riviste per esempio in questo senso che vanno penetrando nell'ambiente soprattutto giovanile, ma ne sono convinto personalmente che questo c'è un aumento dell'occultismo, sì. La domanda che facciamo, perché in certe nazioni non ci sono esorcisti o pochi esorcisti? La domanda che faccio io, perché in Germania non ci sono esorcisti? Perché in Spagna ci sono soltanto 3 esorcisti? Perché in Portogallo c'è un solo esorcista? C'è da chiederselo. Adesso per esempio abbiamo qui a Poggio San Francesco, abbiamo un sacerdote che viene dalla Corea. Questo sacerdote è venuto già alcuni mesi fa per partecipare ai miei esorcismi, perché mi ha detto, lì nelle nostre parti non sappiamo niente, né di diavolo, e nemmeno di esorcismi, e nemmeno non sappiamo niente. Per cui ho parlato col vescovo, e il vescovo mi ha mandato in Europa, il cardinale di Seul, vai in Europa, vai a documentarti un po' di questa cosa. E così è venuto qui a documentarsi, per dire la situazione, dico, che c'è a livello ecclesiale. Le principali cause che portano al disturbo diabolico sono quelle finestre che a volte uno apre, pericolose, perché proprio da quelle finestre potrebbe entrare l'azione straordinaria del diavolo. La cosa più ordinaria può essere alle volte, per esempio, una seduta spiritica, sempre una cosa così da gioco, però è una finestra pericolosa. Non dico che lì dove c'è una seduta spiritica necessariamente ci sarà un disturbo, ma è certo però che è una possibilità, per cui dopo una seduta spiritica ci possono essere dei disturbi. Oppure per esempio la partecipazione a sette sataniche, peggio ancora a messe nere. E naturalmente questi canali sono pericolose per un'eventuale possessione diabolica o vessazione diabolica. Oppure per esempio il ricorso a maghi e fattucchieri. Mi riferisco non ai maghi e fattucchieri, gli imbroglioni che sfruttano la psiche umana per far denaro. Mi riferisco al vero mago, al vero fattucchiere, che ha un rapporto diretto con il diavolo, ha consegnato la sua anima, gli conferisce dei poteri, per cui andando da queste persone, anche questo può essere un pericolo, perché da questo canale si può verificare un disturbo. Però in tanti casi può essere che sia una permissione di Dio. Per esempio prendiamo in questo caso San Pio da Pietrelcina, lui ebbe problemi di vessazione, ma non perché avesse partecipato a una seduta spiritica, ma perché il Signore si voleva servire di questa sofferenza causata lui dal demonio per unire la sua sofferenza a quella di Cristo Gesù per la salvezza del mondo. E quindi tante persone si saranno salvate anche grazie a questa offerta che ha fatto San Pio. Tanti santi, anche lo stesso San Francesco diceva: se i frati sapessero quanto tormento mi danno i demoni, avrebbero tanta compassione. Santa Gemma Galgani ebbe problemi di questo genere. Allora in questo caso c'è una permissione particolare da parte del Signore. Per possessione nel senso lato, cioè di persone che hanno bisogno dell'esorcismo, ecco, nella mia esperienza, anche se c'è questo aumento adesso, cioè io le calcolerei tra 2% e 2,5%, più o meno questo. Molte persone pensano di essere disturbate, va bene, di aver ricevuto una fattura, di aver ricevuto un maleficio, ma non c'è questo. Ti porto un caso, mi ricordo una signora che mi telefona e mi dice: padre, ho urgentissimo bisogno di un esorcismo. Dico: mi dica di cosa si tratta, guarda, poi glielo dirò. Ma accenni, mi dica di cosa si tratta. Si tratta di questo, padre.
Io da 6 anni sono separato. Avrei voluto incontrare un giovane, un uomo per formare una nuova famiglia e non l'ho ancora trovato. 6 anni sono passati, si rende conto? Certamente mi hanno fatto un maleficio. No, Signore, guarda, io sono competente in materia, altro che maleficio. Questa è grazia del Signore, speriamo che quest'uomo non lo trovi mai nella sua vita, va bene? In modo tale che almeno non intraprende una via di peccato. Come vedi, si vede alle volte il diavolo dovunque e sotto questo aspetto un esorcista deve essere molto prudente, perché se un esorcista dovesse avere la tendenza a vedere il diavolo dovunque sarebbe una frittata, va bene? Allora, in questo caso dicevo, sono molti che chiedono, però sono persone che comunque soffrono, questo è da precisarlo. Le norme che sarebbero i prenotanda, cioè le premesse generali al rito degli esorcismi, che stabiliscono le norme come deve comportarsi l'esorcista, dice che queste persone, che pensano di essere ricevute malefici, eccetera, devono essere comunque accolte e bisogna dare un aiuto spirituale, perché sono persone che soffrono. Per loro anche si potrà fare una preghiera, non esorcismo, una preghiera. Ma andando come fare, io mi rendo conto che sull'esorcista pesa una gran mole di queste persone che ricorrono. La possessione diabolica, strettamente detta, e che sia quando il demonio sospende le facoltà di intelligenza, volontà e memoria e quindi gestisce lui il corpo. Ma mi riferisco per esempio alla vessazione anche diabolica che ha bisogno dell'esorcismo, quando dall'esterno il diavolo colpisce a livello somatico la persona o a livello psichico. Allora in questo caso, per quanto riguarda possessione, vessazione, ma da aggiungere anche l'infestazione diabolica, nelle case qualche volta armadi che si spostano, per esempio, finestre che si aprono, per cui il diavolo attraverso le cose colpisce indirettamente la persona perché il sistema nervoso fa a pezzi. Allora, in questo quadro chiamiamo l'azione straordinaria del diavolo, da distinguerla dall'azione ordinaria che sarebbe quella della tentazione. Bene, i casi di azione straordinaria da parte del diavolo, devo dire che mi sembra almeno che sia in aumento. Lo abbiamo sentito, Fra Benigni è stato chiarissimo, c'è un allarme, l'allarme satanismo non solo è concreto ma è anche logico visto l'aumento del ricorso all'occultismo. Ma noi oltre al satanismo vogliamo anche raccontarvi brevemente anche un altro aspetto, un altro aspetto della stessa medaglia, ovvero quella anche della banalizzazione del male, della banalizzazione del diavolo, della banalizzazione della figura di Satana. Come siamo andati qui a Roma a vedere per la prima volta, l'abbiamo visto per voi, il Circo degli Orrori. Bambino di 4, bambino di 6 anni non lo porterei, ma perché? Per il rumore, è una cosa divertente, bello, però non da bambino piccolo, secondo me no.
I bambini inizialmente un po' di paura, ma no, non gli piace. È molto pauroso, è molto realistico. Io no, ma il bambino sì. Hai paura tu? Sì. Di cosa che hai paura? Di cosa hai paura? Di tutti. Di tutti. Mio figlio non ce lo porterei. I bambini sono stati più coraggiosi di me. desenterrarlo, que entre mis hijos mis vestirás. Dunque abbiamo visto c'è un allarme satanismo, un satanismo reale, quello di sangue, come pericolosissimo, così anche come è pericolosissimo invece anche una certa banalizzazione del demonio, una certa banalizzazione del diavolo. Vada Retro finisce qui, ricordo che la messa in onda del programma è stata anticipata al giovedì in terza serata circa alle ore 23, mentre la replica del sabato alle ore 17 rimane invariata. Ricordo infine il nostro sito www.vadaretro.tv2000.it. Non mi resta che augurarvi dunque un buon proseguimento di serata e un arrivederci a giovedì prossimo.
pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio, per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione. E qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Bentrovati in aggiornamento, la prima tendenza per questo weekend di Pasqua. Diamo un possibile scenario anche se l'attendibilità è bassa, perché come possiamo vedere ci saranno due attori contrapposti proprio sull'Italia, due attori, due figure bariche, un'alta pressione ad ovest tra la Francia, il Mediterraneo occidentale e la Spagna, un'alta pressione in rinforzo qui, mentre più ad est dell'Italia una circolazione di bassa pressione in quota a carattere freddo, quindi posizionata sui paesi orientali del vecchio continente, con clima qui ancora invernale. Cosa succederà sull'Italia? La situazione vedrà proprio il nostro paese terra di mezzo tra l'alta pressione in rinforzo da ovest e questa circolazione di aria fredda in allontanamento verso est. La situazione quindi probabilmente sarà ancora di variabilità con dei fenomeni non esclusi più probabili sulle Adriatiche al sud, ma rimane ancora parecchia incertezza. Rimanete aggiornati perché appunto nei prossimi giorni ci saranno novità.
si può ridurre l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale. Sì, è vero, si può ridurre a questo, ma ricordiamoci che è una riduzione. Così la scienza, per ragioni pratiche, riduce l'uomo alla sua dimensione biologica e sociale, ma l'uomo è qualcosa di più, è molto di più, e difatti nella realtà anche gli scienziati e ognuno di noi tratta l'altro come una persona cosciente, autonoma, libera, capace di libera scelta. E questo funziona. E se invece negassimo la libertà e la dignità dell'individuo, le cose si metterebbero molto male. Per la verità nessuno osa negare apertamente la dignità dell'essere umano. Ma su cosa si fonda questa dignità? E questo è il punto più debole e pericoloso dell'ateismo, che negando il fondamento spirituale della dignità umana, finisce col trattare l'essere umano come un animale leggermente più evoluto degli altri. Ma allora dove sta la nostra dignità? E su cosa si fondano i diritti umani? Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai Pier, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo. Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Ricordiamo che San Disma, detto il buon ladrone, era uno dei 2 ladroni appeso alla croce accanto a Gesù. Probabilmente trascorse la sua vita da criminale, perché la Sacra Scrittura ci dice che era un malfattore. Egli riconobbe in Gesù il Messia e gli chiede di ricordarsi di lui nel suo regno. Gesù gli rispose: «Oggi sarai con me in paradiso». Invochiamo spesso questo santo speciale. Egli ora è sicuramente in cielo perché è stato canonizzato direttamente da Gesù Cristo. Può intercedere per ognuno di noi, per la nostra conversione. Accade spesso che Dio sceglie i più reietti e i peccatori per realizzare i suoi misteriosi piani d'amore, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. San Disma, un criminale pentito, è il primo santo del paradiso. Davvero nulla è impossibile a Dio. Monsignor Nuttarelli, 90 anni dall'incoronazione di Rosa Mistica, cosa rappresenta questa figura per Cormons e per tutta la comunità della zona? Rosa Mistica
è un punto di riferimento non solo per le nostre 4 comunità chiamate a collaborare insieme, Cormons, Borgnano, Brazzano ed Olegna, ma è un punto di riferimento per tante comunità, persone, famiglie che si recano in questo santuario per trovare conforto, per trovare la speranza o ritrovare. In questo Tavario particolare, in questo anno 2021, a 90 anni dall'incoronazione, abbiamo deciso, in accordo con le suore della Provvidenza, che ringrazio, che sono custodi di questa immagine, di portarla in Duomo. Per tanti motivi, un po' per ricordare l'incoronazione di 90 anni fa e anche per più che mai affidare le nostre comunità, le persone, le famiglie a Rosa Mistica in questo tempo di pandemia, ricordando in particolare le persone che ci hanno lasciato a causa del virus e coloro che in questo momento sono in ospedale, stanno lottando. Maria diventa colei che ci sta accanto, avvocata nostra, qui Rosa Mistica. Di fronte a casa mia ho fatto amicizia con le mie 70 vicine di casa che scorazzano nel cortile antistante. Mi fanno sentire davvero importante, eppure per me anche loro sono importanti. Appena apro la porta di casa si mettono appresso alla rete di rimpetto e mi parlano. Io mi avvicino alla rete e loro continuano a parlarmi. Dono loro degli avanzi, mangiano contente e poi si rimettono a chiacchierare lungo la rete fissandomi. Allora mi reco sul mio prato, raccolgo dell'erbetta e gliela dono con amore e rispetto. Quando la vedono fanno tutte una grande festa e si dimostrano davvero molto grate. Ognuna ha un modo particolare di manifestare la propria gratitudine nei miei confronti. Queste mie amiche fanno molte uova ed anch'io a volte ne usufruisco. Sono molto riconoscente a loro ed al Signore che le ha create e che mi ha dato l'opportunità di fare amicizia con esseri così teneri e socievoli. Anche se non le possiedo personalmente, mi hanno conquistato il cuore. Per questo, quando parlo con loro, ringrazio interiormente il Signore ed invito anche loro a lodarlo. Spesso ho l'impressione che intuiscono anche questo. Mi rendo conto che è una grande fortuna conversare ogni giorno con ben 70 amiche, tutte vicine di casa.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre d'acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà? E soprattutto, l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Voltiamo pagina. Antiche mura venerate da secoli. Secondo la tradizione sarebbero le pareti della casa di Maria, la madre di Gesù. Ma è davvero possibile che dalla Palestina siano arrivate proprio in Italia e più precisamente a Loreto? E quali potrebbero essere gli artefici di questo prodigio? La leggenda ci racconta di angeli o forse i cavalieri templari legati a quel tempo a Papa Celestino. Quindi guardiamo insieme. A Loreto, antiche mura alimentano da secoli una profonda devozione. La tradizione dice che sono le pareti della casa di Maria. È vero? Cosa dice la scienza? Ma la casa si trovava a Nazareth, in Palestina. Chi le ha portate fin qui? La tradizione dice gli angeli.
Moderni studiosi dicono i crociati. Un affascinante viaggio alle radici più sacre della cristianità. Da almeno 700 anni, la città di Loreto attrae i devoti di Maria. Su questo colle milioni di pellegrini arrivano da ogni angolo del mondo per pregare e rendere omaggio alla Madonna all'interno della casa dove, ancora fanciulla, avrebbe ricevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, accettando il disegno divino. Queste pietre inviolabili ed eterne, le mura che avrebbero visto Gesù crescere, sono da sempre al centro di fatti straordinari che l'uomo non arriva a spiegare. Così Loreto è divenuta nei secoli una città cosmopolita, nata e sviluppata intorno al santuario, come in un abbraccio a difesa della sacra dimora di Maria. Qui tutto parla di lei. La casa si trova al centro dell'immensa basilica, sotto la cupola dipinta dal Maccari. È come una perla, incastonata dentro un magnifico scrigno in marmo, progettato dal Bramante. Tutta la basilica è un vero capolavoro. I migliori artisti del Rinascimento italiano hanno lavorato per la gloria di quella che si ritiene sia la casa di Maria. Ma com'era fatta la casa di Maria a Nazareth? Le pareti che troviamo a Loreto sono veramente quelle della casa dell'Annunciazione che ebbe luogo più di 2000 anni fa. Da molti secoli studiosi di diverse discipline tentano di trovare delle risposte sull'autenticità delle 3 pareti venerate a Loreto. Le indagini condotte inizialmente attraverso l'analisi dei molti documenti presenti negli archivi di tutta Italia si sono arricchite il secolo scorso, nel XX secolo, con gli studi archeologici, geologici e architettonici. Secondo la lunga tradizione lauretana, queste 3 pareti che troviamo a Loreto sono proprio quelle della casa in cui nacque e visse Maria a Nazareth. Esse furono portate su questo colle, che a quell'epoca apparteneva alla città di Recanati, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 e posate al suolo senza fondamenta sopra quella che era un'antica strada pubblica. A Loreto gli scavi hanno confermato ciò che dice la tradizione. La casa di Loreto non ha fondamenta proprie e questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Non solo, ma l'archeologia ha fatto emergere che la parte settentrionale della casa è stata collocata in parte sopra un fosso, probabilmente il fosso di scolo della strada. Ecco perché subito, nel XIII secolo, fu necessario inserire, al di sotto della parete, degli archetti di sostegno. E ancora. La porta originaria, che si trovava nella parete nord, è stata successivamente murata qui a Loreto, per rendere, con l'apertura di altri varchi, più agevole il passaggio dei tanti fedeli che entravano nella Santa Casa. La collocazione della porta originale era nel lato lungo e non su quello corto, come si usava normalmente in Italia. Se trasportiamo idealmente le 3 pareti di Loreto davanti alla grotta di Nazareth, ogni dimensione, ogni misura e proporzione combaciano perfettamente e il risultato è quello di una tipica abitazione della Palestina del I secolo. Le conferme più importanti sull'origine palestinese della casa che si trova a Loreto derivano tuttavia dall'analisi delle mura. Nella parte originale, fino a 3 metri circa dal suolo, le pareti sono formate da pietre risultate identiche a quelle utilizzate dai palestinesi all'epoca di Gesù. Come emerge anche dall'inserimento delle pietre a spina di pesce e dalle piccole scanalature che si possono osservare, frutto di uno stile di lavorazione ben noto. La finitura delle pietre è di stile nabateo. Ebbene, questi nabatei, lavorando queste pietre e esportando l'arte anche in regioni lontane, hanno fatto giungere fino a Nazareth questo stile particolare di lavorazione ornamentale della facciata delle pietre. Se ne trovano bellissime nella grotta dei Pastori di Betlemme,
se ne trovano al Santo Sepolcro di Gerusalemme e quindi abbiamo dei raffronti sicuri. Anche l'altare degli Apostoli, dopo essere stato a lungo trascurato dagli studiosi, ad una recente analisi è risultato formato da pietre di origine palestinese, rifinite con la stessa tecnica nabatea delle pietre della Santa Casa. Probabilmente fu un altare utilizzato dai primi discepoli di Gesù, che subito dopo la resurrezione trasformarono la casa di Maria a Nazareth in luogo di culto. Siamo quindi in presenza di uno degli altari più antichi della cristianità. Non solo, ma c'è un'altra prova circa l'autenticità della Santa Casa. Nelle pietre si vedono come dei marchi incisi. Si tratta di circa 60 graffiti, databili tra il I e il III secolo d.C. Tutti simboli che troviamo anche in Terra Santa, come le croci a doppio corno, le croci cosmiche e le iniziali di Gesù in ebraico. Inoltre abbiamo trovato dei resti di un uovo di struzzo, che qui è del tutto estraneo, mentre era frequente in Palestina perché gli uovi di struzzo si appendevano nelle chiese a ornamento. Ce ne sono diversi. Ma come hanno fatto queste pareti così antiche a restare intatte fino ai giorni nostri? Ebbene, questa casa a Nazareth è stata difesa gelosamente, prima dai giudeo-cristiani nel II-III secolo. Poi nel V secolo i bizantini hanno edificato una basilica più bella, artistica, che ha sostituito quella dei giudeo-cristiani. E infine nel secolo XI-XII i crociati francesi hanno costruito una monumentale basilica per cui la casa, fin dal II-III secolo, è stata sempre protetta all'interno di un altro edificio sacro. L'archeologia e gli studi edilizi, dunque, avrebbero fatto luce sull'autenticità della casa, dando sostegno alla devozione secolare che la circonda. Ma c'è ancora un altro mistero che non trova soluzione, un mistero antico e affascinante. Come hanno fatto queste pareti ad arrivare dalla Terra Santa fino a qui in Italia, nelle Marche? Chi le avrebbe portate? Per ben 7 secoli la Chiesa ha creduto che la Santa Casa fosse stata trasportata grazie all'intercessione divina. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 il Signore operò uno dei miracoli più grandi. Fece trasportare la casa di Maria dagli angeli celesti, che in volo e per lunghi tratti di aria e di mare la portarono da Nazareth ad una località della Croazia. Dopo circa 3 anni, gli angeli spostarono di nuovo la casa, portandola sull'altro lato dell'Adriatico, in Italia. Qui la dimora di Maria fu posta prima su una collina vicino al mare, poi, dopo 8 mesi, fu posata in una selva di recanati. Dopo qualche tempo gli angeli, ancora, portarono in volo la casa di Maria sul Monte Prodo, l'attuale Colle di Loreto, presso un campo che apparteneva a 2 fratelli. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, gli stessi messaggeri di Dio spostarono la Santa Dimora, posandola a pochi metri fuori dal campo dei 2 fratelli, nella sua collocazione attuale, che rimaneva sopra un'antica strada pubblica. È questo il miracolo delle cosiddette traslazioni angeliche, venerate per secoli dal cristianesimo.
Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo, che come vedete c'ha anche un berretto e una chitarra, perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché hai composto tu, è vero? Sì, sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della Comunità Maria a suo tempo. Attualmente anche la Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio, però tu la usi, la canti. è così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invito. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. tanto, basta ricordare che il grande filosofo Platone, Sì. accanto ai ragionamenti, Sì. presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, è vero? Certo. Perché i racconti di Gesù sono pieni di filosofia, e di teologia. vita. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola? Sì, Sai, la scuola elementare, sono sai. un'insegnante di religione Nella scuola elementare, nella scuola primaria. in un quartiere che Scampia. conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma poco più grande di Napoli, perché non so quanti abitanti fa, pare 60.000 abitanti. Tantissimi, sicuramente, in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, so, dei viali molto ampi, piante. Ma Peccato poi che è la gente malfamato. ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto belle veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come e perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senapa che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E noi vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo, in arte Bruna Girasole. Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatore di perle, cercatore di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezza intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere il È la tesoro. grazia di Dio, penso che sì, sia, che è infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare
per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no? Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? Ma il più prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, vero professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto, finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così. Dice: il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo. E la prima risposta che ho trovato, ho detto: il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio Lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano, dicendo: ma è mai possibile? In un uomo c'è Dio? Che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, non una, ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatta questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, dove che è c'è Lui. il tesoro, che è sempre Lui. Figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità. Per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo, ma però lo possono. Ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti. Una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso. Come uomo, dice che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor, fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù.
perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio. Allora noi riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù, uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio, non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore, e qui vorrei fare un altro passo del gigante, sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare, perché altrimenti no, perdiamo il tesoro. Per caso sia la chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni... Che vuol dire, professore? Vuol dire che le sue mani, i suoi piedi, per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 Siamo anni, noi. fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, Un'antica canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi, ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, Sì, intonato, molto a questo attinente a queste parabole di cui parliamo oggi. Sei disposto a farcelo sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua volontà. Il
Grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in televisione. Sì, vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... E comunichi la gioia di cui hai parlato in questa canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Sì. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. Importantissimo. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. la Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno, la soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto, a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha Se mandato. Onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'8° sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose. Credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che i bambini hanno ancora viva, vera, no? Ma io direi ancora di più. Di conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, allora, lì. direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi Del resto proprio. nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore si può incontrare Dio, anche da
un momento difficile della Esatto, propria vita, esatto, si può esatto. scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripeteci quella cosa che ha detto ultimamente di quel santo Beato Giacomo Cusmano. Cosmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'ottavo sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo Beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'ottavo sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente ci sta Gesù di Nazaret, il Santissimo, Che ha detto... il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo, tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione, invece no. Io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in Con- grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, Sono tutte siamo condizioni tutti... di Io emarginazione, di dico che, situazione sociale. ecco, noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione, pace e bene a tutti.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto? Ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che Grazie ci hanno a lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio. Quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere. Quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile. Almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare.
E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buono, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E una broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento. A risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione. A risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Nonostante il terreno e le temperature difficili, la Valle del Kelt ha ospitato il primo incontro preparatorio della 32esima marcia francescana in Terra Santa, dal titolo Ai piedi del crocifisso. Oltre 80 giovani, provenienti da diverse città e villaggi della Terra Santa, si sono ritrovati per un cammino di fede e scoperta di sé. وإحنا كشباب مسيحي في الأرض المقدسة Abbiamo un messaggio molto importante per i giovani cristiani che vivono in Terra Santa, un messaggio che riflette la nostra identità. La marcia francescana ci aiuta a gettare il seme nel cuore dei giovani affinché conoscano il loro compito e la loro vocazione. Cerchiamo di farli uscire dalla routine della vita quotidiana per vivere un'esperienza totalmente nuova con Gesù, che portano con loro dopo la marcia, un'esperienza di speranza e di preghiera, un'esperienza di vita e un'esperienza sociale. I partecipanti hanno vissuto un'esperienza che li ha aiutati a entrare in una relazione più profonda con se stessi e con Dio, attraverso la preghiera e la meditazione sulle parole di Cristo sulla croce. Qui nel deserto viviamo un clima di preghiera e meditazione. Se in futuro avrò l'opportunità di partecipare a questa marcia, lo farò sicuramente. Noi cristiani siamo pochi in questo paese, ma è bello conoscere i cristiani che vengono da Nazareth, da Betlemme e da tutte le parti. المسيحيين في الناصرة في بيت لحم في كل المناطق. كان نشاط خارج عن المألوف يعني احنا أبعدنا عن الحياة التكنولوجية. È un'attività fuori dal comune, camminare nel deserto, lontano dalla routine quotidiana e dalla vita tecnologica. Ci sono poche attività simili a Jenin che mettono in evidenza la nostra presenza cristiana. È stata un'esperienza fantastica, con 7 fasi di meditazione e spiegazione di ogni parola che Gesù disse sulla croce. تشرح لنا عن كلمة حكاها السيد المسيح على خشبة الصليب. تجربة كتير حلوة بتذكرنا كيف Un'esperienza molto bella. Ci ricorda come Gesù visse e digiunò 40 giorni nel deserto e noi non resistiamo a 3 ore di caldo. Questo ci insegna la pazienza e la forza e che tra 1000 difficoltà e le prove che viviamo possiamo superare qualsiasi cosa con la forza di Dio. هاي أول مرة لإلي بالمسيرة
Questa è stata la prima volta che ho partecipato alla marcia ed è stata un'esperienza che ha superato tutte le aspettative, con tante persone amichevoli, e credo che la meditazione spirituale in un gruppo sia molto importante, in particolare per la nostra generazione. وخاصة من هذا الجيل لها أهمية كتير كبيرة. Nonostante le sfide che la custodia di Terra Santa ha vissuto per secoli, i francescani continuano la loro missione per l'uomo. Con questa marcia accompagnano i giovani cristiani nella ricerca della propria identità, a trovare Dio e ricchezze spirituali che illuminano la vita. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento, perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Chi può spiegare il vero silenzio? Facciamolo prima e poi lo capiremo, lo sentiremo nella sua essenza. Il silenzio è un puro stato di osservazione personale. Non è rimanere muti a riempire di concetti la nostra mente. Se comincio a fare considerazioni, costruendo concetti su diverse idee, genero immagini che sono condizionate dalle mie esperienze del passato, fissate nella mia memoria e nei comportamenti acquisiti. Questo non è silenzio interiore, è far migrare il chiasso esterno in me. Ciò inquina le mie genuine capacità di osservazione. Ottenere del silenzio interiore non è un esercizio facile se non siamo abituati a farlo. Inizialmente implica una forma di violenza su noi stessi, la quale genera uno sforzo che sottrae energia mentale. Quando notiamo che riusciamo ad essere osservatori passivi senza sforzo, allora comincia lo stato meditativo. Osservo il flusso dei pensieri, lascio che scorrano in me senza emettere un giudizio, che consiste nell'affermare se un pensiero è buono o cattivo, se è utile o inutile, eccetera. In questo silenzio interiore non solo riesco a staccarmi dai contenuti mentali, ma imparo ad osservare come funziona realmente la mia mente.
Questo fatto è molto importante perché mi consente di continuare l'esplorazione con estremo interesse. Se riesco a comprendere gradualmente i miei meccanismi mentali, comprendo anche l'intera umanità alla quale appartengo, proprio perché ognuno di noi è il precipitato dell'intero universo. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.
siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra d'Isonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare. Era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. Altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra d'Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente è solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido,
trasparente che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori, e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del Sistema Solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. Allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. Medjugorje,
un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Međugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro, si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice: adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca, alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava: i ragazzi non conoscono che cos'è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui, è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi.
Maturando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina e in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più. Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo: pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo: voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci si vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia
inginocchiata sul luogo delle apparizioni, dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Mirjana, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora la punizione, certa punizione, dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli quali non si convertiranno, in modo particolare quelli quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione.
Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. Na nebesima, sveca ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode. Moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas, moj za nas. In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna e la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto sia lodato Gesù Cristo e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravo Marija, milosti puna, Gospod je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje.
Na nebesima svetska ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Abbiamo ascoltato Lode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa, dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e, come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità e tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale, sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo
con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuto per dire al mondo: Dio esiste, in Dio è la vita, e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vitska, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vitska ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il nono segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Отче наш, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja.
Na nebesima svetsko ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova.
La fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta quando siamo stati in raduno ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento. Da quasi 2 anni a quest'ora, come sapete bene, va in onda il racconto di una realtà parrocchiale o quello di un santuario della nostra bella Italia, espressione della fede e della devozione di una determinata comunità cristiana.
Da oggi e per 5 puntate proveremo a fare di più. Seguiremo 5 giovani ragazzi di una parrocchia di Udine, mentre, accompagnati dal loro sacerdote, andranno alla scoperta di alcuni tra i principali santuari mariani del Friuli Venezia Giulia. Ma prima di partire, conosciamoli un po' meglio. Ciao ragazzi, com'è? Bene. Tutto a posto? Sì. Maggie, batti un 5, sì, già. Ha dormito Maggie, no, con quell'altra, con questa. Sì, fagli vedere come Sono Maggie, ho 15 anni e frequento l'istituto Zanon, una scuola di economia e lingue, materie che mi piacciono molto, e frequento da questa parrocchia fin da quando sono piccola. Maggie ha un'esperienza di fede tutta particolare, è stata battezzata, si è avvicinata alla religione cristiana prima dei suoi genitori, lo ha fatto insieme ai suoi fratelli, è una persona molto profonda. I miei genitori hanno avuto il sacramento del battesimo quest'anno, a maggio, e quindi loro, essendo albanesi e avendo vissuto un'epoca in cui la religione non era diffusa, anzi era praticamente vietata, e per loro era una libertà individuale che avrei dovuto scegliere io e non che mi sarebbe stata imposta da loro. Gabriele è una di quelle persone che mi dà una grossa mano anche in parrocchia, una persona per me di fiducia, è una persona alla quale se affido un incarico so che me lo porta avanti. Mi chiamo Gabriele, ho 16 anni, vengo da Udine, conosco Don Beppe da circa 8 anni, abbiamo una bella amicizia insieme, mi piace suonare, suono la batteria e faccio una scuola di meccanica, sono motorista. Quindi aggiusto la macchina in futuro. Mi chiamo Beppe, ho 53 anni, sono prete da 27, mi ritrovo in questa parrocchia del Buon Pastore che insieme ad altre 2 parrocchie costituisce una unità pastorale, sono qui da 8 anni. Faremo un pellegrinaggio in 3 santuari. Oggi cominciamo da quello più basso, poi ci sarà quello in mezzo, poi ci sarà quello più alto, 1700 metri, vedrete che cosa bella che sarà. E che senso ha fare un pellegrinaggio? Allora, la parola pellegrinaggio ha dentro 2 parole, diciamo così, la parola pellegrino e la parola viaggio. Il pellegrino è uno che gira, che parte, che non sa poi neanche dove troverà una locanda per riposarsi, dove troverà qualcosa da mangiare, eccetera, no? La bellezza del viaggio è qualcosa che ti fa mettere in cammino, ti fa mettere in movimento, come dirti, è qualcosa che ti fa scoprire cose che non ti aspettavi, no? E noi questo lo facciamo andando in 3 santuari e vedremo che cosa ci arriva in dono. Ragazzi, guardate laggiù il santuario, il primo santuario che raggiungeremo, il santuario della Madonna di Barbana, lì sull'isola, vedete la chiesa? Sono Giovanna, ho 15 anni, frequento la parrocchia da quando avevo 6 anni. Ho finito la prima superiore, vado al Copernico, liceo scientifico, e come sport, diciamo, sono un'acrobata del circo, se si può dire. Giovanna è una ragazza veramente speciale, una ragazza particolare, che però magari ha bisogno proprio, no, di relazionarsi con gli altri, di prendere fiducia negli altri, perché lei ha tantissimo da dare. Io sono convinto che Giovanna sia ricchissima e se vince un po' di paura, ecco, riesce veramente a donare perle preziose. Mi chiamo Sistus, ho 13 anni e sono nato a Udine, vengo dal Ghana. I miei genitori sono originari del Ghana e quest'anno ho fatto la terza media e il prossimo anno faccio la prima superiore, farò la prima superiore. Sistus è allegro, mette allegria, è contento. Lui, diciamo, quando si muove balla, quando parla balla, è una persona così, serena, allegra. Allora, io mi chiamo Leonardo, ho 15 anni, andrò il prossimo anno in prima superiore. Leonardo è una persona piuttosto taciturna, piuttosto silenzioso,
però è capacissimo di cogliere le cose più profonde delle relazioni umane. Magari lui non te lo dimostra, non te lo dice, no? Però ha questa capacità. Ho un fratello che si chiama Lorenzo, frequento la parrocchia da 6 anni e qua svolgo quasi tutte le attività che vengono proposte. Allora ragazzi, siamo arrivati a Grado, adesso tra poco dovremmo trovare la barca per andare verso Barbana, verso Santuario. Un po' camminiamo, un po' in barca, un po' in macchina, però comunque ci stiamo muovendo, no? Io sono convinto che il movimento esteriore poi comunque inevitabilmente, per fortuna dico io, fa fare un movimento anche interiore. Quando uno si sposta, vede situazioni, prova emozioni, comunque dentro succede qualcosa di bello, sempre. Allora ogni tanto è bene raggiungere questi luoghi, no? Che ci riportano dentro, ci riportano alla sostanza anche della nostra fede. E quindi siamo venuti qui per questo. Siamo qui in una zona di mare, sappiamo anche nel Vangelo quanti discorsi sono stati fatti su una barca o in riva al mare. Siamo qui in un santuario. Dicevo, è bello andare in un santuario, ogni tanto è bello incontrare altri cristiani, qua vengono persone da ogni parte del mondo. Però è bello ricordarsi una cosa, ragazzi, secondo me, che alla fin fine ognuno di noi è un santuario. Nel santuario del tuo cuore tu puoi incontrare Dio. It's all right. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Buongiorno e ben ritrovati cari amici. Sono contento oggi, siamo verso la metà del mese di marzo, durante questo tempo della Quaresima. Ogni tanto vengo a fare una visita partendo dal santuario della Madonna Missionaria. Ecco, faccio il mio giretto per vedere, per conoscere questi bei paesi, queste frazioni. Ecco, siamo nel comune di Nimis e vedete proprio questa frazione che si chiama Torlano, ed è bello proprio in questo momento stanno suonando le campane
Maria che il sciogli i suono nodi, prega per noi. campane. Siamo qui proprio davanti. Vergine Maria, Madre del bell'amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliuolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi, Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figliuoli. Ti pongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto, Madre Onnipotente. Con la tua grazia e con il tuo potere di intercessione presso il tuo figliuolo Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre che sciogli i nodi, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, onnipotente e misericordioso, che ti sei degnato di scegliere Maria come madre del tuo figliuolo per dare soccorso al popolo cristiano, fa che ti serviamo con cuore puro e che per sua intercessione possano essere colmate tutte le difficoltà della nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù mio, io credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te con il peccato.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo dolore ed allegrezza. Qual dolore, quale affanno poté giammai uguagliarsi al vostro, o glorioso patriarca Giuseppe, allorché vi accorgeste dello stato interessante della Beatissima Vergine, vostra dilettissima sposa, né n'intendevate il mistero. Ma sopravvenne tosto la gioia e l'allegrezza, quando dall'angelo vi fu rivelata l'incarnazione del Verbo e vi trovaste sposo della Madre di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, gran protettore, assistetemi con amore nella vita e morte mia, con Gesù e con Maria. Secondo dolore ed allegrezza. Quanto dolore aveste, o glorioso Giuseppe, nel veder nascere il celeste bambino in tanta povertà e disagio, e nel contemplare le angustie della futura passione. Ma inestimabile gioia e contento riceveste nell'udire le melodie degli astori e i magi che vennero ad adorare il Re dei Re. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, gran protettore, assistetemi con amore nella vita e morte mia, con Gesù e con Maria. Terzo dolore ed allegrezza. Gran dolore sentiste voi, o glorioso Giuseppe, nel vedere il celeste bambino così pargoletto spargere nella circoncisione il vivo sangue, piccola caparra di quel molto che sparger doveva sulla croce, ma grande fu poi l'allegrezza vostra nel chiamarlo con il nome di Gesù, che l'additava a Salvatore del mondo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, gran protettore, assistetemi con amore nella vita e morte mia, con Gesù e con Maria. Quarto dolore ed allegrezza. Profonda ferita di dolore fu a voi, o Santo Patriarca Giuseppe, nella presentazione di Cristo nel Tempio, quella profezia di Simeone ed Anna, che annunziò tante pene a Gesù e tanti acerbi dolori alla vostra dilettissima sposa. Ma si temprò la vostra amarezza
intendendo quante anime per mezzo della sua passione dovevano andare in cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe